perché siamo molto disciplinati e quindi c'è tanta tensione da gestire alle volte facendo cicli produttivi così bassi. Permette di narrare, che forse è un po' il focus di questo momento e del nostro team, ma poi anche di quello che voglio fare adesso nella mia vita, cioè narrare storie. È il modo più semplice. Mi viene a dire si sta meglio nel centro, mi viene in mente la tassonomia che usava Rich Gold in un libro che si chiama The Plenitude, e lui usa tipo questa metafora dei 4 cappelli del designer che dobbiamo saper indossare tutti quanti allo stesso momento e sapersi riscambiare. Non starei facendo quello che sto facendo adesso se non fosse per Luca e Samuele, e nello specifico loro due, perché Passo al secondo argomento, che è macro argomento alla fine, che è molto più appunto lato produttivo, e alcuni punti ne abbiamo già toccati, e mi riferisco anche, magari in alcune domande mi riferisco, per chi ci ascolta lo spiego, ad argomenti di cui avete parlato anche sul vostro Substack, perché per chi non lo sapesse hanno un Substack in cui pubblicano blog riguardanti eventi anche, ma soprattutto secondo me quelli più interessanti sono legati a elementi di design, esperienze, argomenti collegati ovviamente alle cose su cui lavorano. E quindi prima vi faccio la domanda sul 9. Io so che voi avete parlato di lato Studio Ortica, la puntura, infatti è il nome del vostro Substack, mi è venuto in mente per quello. Se non sbaglio, prima vi chiamavate Studio Carota, ok? Esatto, Ok. esatto. E immagino sia stato Arancioni eravamo. Sì, immagino sia stato forse prima di Loan Shark o durante Loan Shark, non so, cioè prima di lanciare Loan Shark su Steam. Sì, perché eravamo Studio Carota quando abbiamo lanciato Dark Reality. Ok. Poi il nostro avvocato ci ha fatto presente che saluto, non credo che ci guardi neanche lui. Ci fa presente che è molto preciso il nostro avvocato, specialmente per quel che riguarda la leggenda marchi. assoluta. Sì, siamo molto fortunati. Comunque molto preciso per quel che riguarda i marchi in particolare e i loghi, e ci fa notare che lo Studio Ortica è già, Studio Carota, pardon, è già registrato da dei designer di Milano, che non saluto perché come si sono permessi, perché Studio Carota ci piaceva molto. E quindi loro ci hanno, appunto, avevano già il nome registrato, allora abbiamo dovuto cambiare. Eravamo indecisi in realtà tra Studio Sberla e Studio Ortica, perché io avevo questa fissa che non era condivisa, temo, di chiedere a Sam di fare l'icona animata di una sberla quando all'inizio, no, nella presentazione di gioco, e far sentire sotto io. Mi faccia molto ridere. Che visionario. Ha vinto Studio Ortica alla fine. All'avvocato però piaceva di più Studio Sberla, ci tengo a dirlo. È molto carino vero. anche quello. molto Scusate, bello. ero curiosa, l'ho dovuto chiedere. Studio Carota penso Nico possa dire perché abbiamo scelto Studio Carota all'inizio. Ah sì, perché sono un grande fan delle carote, tutto qui. Cioè, le mangio a quintali, Ci sta. tantissime. Ci sta. Con le mie sigarette, cioè quando son triste, siccome non fumo, prendo una carota e vado sul balcone e mi mangio una carota. Perfetto. It is what it is, stack. Oro Maggi, ma va con le Con carote. la carota. Basta, bisogna creare una mod. Basta. Una mod che Esatto. sostituisce le sigarette di Yakuza Zero con le carote. Bellissimo. In generale, se potete spiegare anche per chi ci ascolta a livello generale, qual è il vostro approccio produttivo, perché avete parlato di comunque rientrare in scope abbastanza piccoli di diversi mesi, che magari possono essere diciamo allungati per ragioni di design, di produzione eccetera, però comunque di avere uno scope contenuto, ecco. E sul vostro Substack mostrate come vi organizzate da un punto di vista di anche documentazione molto molto snella, molto molto diciamo a log giornalieri, potremmo dire, correggetemi se sbaglio, insomma. E secondo voi quali sono appunto i punti forti di questo tipo di produzione, e cosa voi fa particolare, cosa vi avvantaggia, ecco, in questo, i punti principali in cui vi avvantaggia questo metodo? Prima di tutto non ci rompiamo le scatole dei nostri progetti, che poi già ci vedi, cioè dopo 4 mesi su Birdswatching siamo distrutti, no, pensa abbiamo lavorato tutti e 3 nel AA, sappiamo cosa vuol dire stare per 3 anni sullo stesso gioco e così facendo
non ci rompiamo le scatole. Quindi il prossimo stiamo già sognando, cioè credo che sia tipo il carbone di tutti e tre in questo momento che ci alimenta il fatto che il prossimo gioco ci fa sognare. Seconda cosa, se va male un gioco non affondiamo, quindi non è che investiamo come fanno molti tutto quello che abbiamo nel prossimo gioco che deve generarci altri soldi per il prossimo gioco. Se Birdswatching va male ci possiamo permettere altri 3 giochi dopo, forse anche 4 in base a come ci strutturiamo. Grazie ai soldi di un solo progetto che è Loan Shark, quindi di questi 4 giochi che idealmente facciamo, basta che ne vada uno abbastanza bene, no, per tirarci su, per finanziarci altri 4 giochi. È un processo che ci permette di rimanere indipendenti, nel senso che già abbiamo ricevuto qualche proposta vaga di collaborazione con qualche publisher e a noi farebbe piacere eventualmente poterci concentrare su progetti un po' più lunghi, perché a noi comunque piace anche il dettaglio, piace bello fare cose più lunghe perché puoi iterare, puoi stare lì a curare tutto, a testare, fare le cose bene, però al momento ci permette appunto per strategia produttiva di tagliare tutto il peso che è preparare un pitch, cercare publisher, vedere se gli piace, aspettare le loro risposte, vedere se bla 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 bla, bla, mesi, anni passati a inseguire gente che ti dà soldi che per fare un progetto per il quale magari non sei neanche pronto, perché poi questo è il terzo punto, è che questo tipo di progetti ci fanno guadagnare esperienza molto velocemente, mentre nei progetti più lunghi raggiungi un cap molto in fretta del tipo di cose che puoi imparare nel farli. Quindi per me ci stiamo anche un po' preparando eventualmente a progetti un po' più lunghi, invece di partire con progetti più lunghi che poi magari falliscono e significano anche il fallimento dello studio. Mentre se Birdswatching adesso non vende niente, può anche chi se ne frega, cioè nel senso abbiamo tutto il tempo per correggere. Puoi sbattertene del codice, io non essendo un programmatore effettivo sono uno smanettone, non sono un bravo programmatore, quindi non è che ho concetti interessanti di modi in cui strutturo il codice. Fare progetti brevi significa che grazie al Signore dopo 3 mesi posso dimenticarmi assolutamente di come strutturare. Stamattina ho fatto dei nuovi jumpscare per Birdswatching e ho creato un nuovo script che era tipo jumpscare animato a 2 parti e poi poco dopo cercandolo nel file system ho scoperto che l'avevo già fatto tipo un mese e mezzo fa, lo stesso script, chiamato però leggermente diverso e io quella roba non la voglio, cioè fra 3 settimane so che va via, non devo stare a refactoring. Poi arriva Vai, vai. Scott e Agate che piangono e I'm sorry. It's your problem. Scott e No, Agate, parliamo del Asia nostro Scott, publisher sì. su console che ci ha messo, noi lavoriamo per portare Loan Shark su console, ci ha contattati lui, abbiamo aperto una collaborazione, quello che facciamo è che diamo la build a uno studio di sviluppo specializzato in porting, basato in Malesia se non sbaglio, Non mi ricordo. confermate, comunque nel sud-est asiatico, sono bravissimi e gli abbiamo semplicemente dato loro Loan Shark l'accesso alla repo e hanno fatto Pensa alle tutto risate loro. che si son fatti a guardare il codice. Mamma mia, i commenti, mamma mia. Quindi c'è quel vantaggio. Avete qualcosa da aggiungere? Per andare avanti all'infinito, è molto bello. Sì, è bello. Chiaramente ci sono dei limiti, nel senso che richiede Certo. disciplina. La cosa principale è che non dobbiamo lavorare tanto, lavoriamo 4 giorni a settimana e il mercoledì ce lo prendiamo libero o ci mettiamo di solito chiamate, riunioni, interviste e simili. Però tendenzialmente lavoriamo 4 giorni a settimana, siamo molto rilassati con gli orari, non siamo svizzeri, ecco. Raro il Però giorno in cui cerchiamo. lavoriamo più di 6 ore. Scusami, ti ho interrotto. Cosa? È raro il giorno in cui lavoriamo più di 6 ore, cioè il Sì, diciamo che giorno 6 sono la dell'altra. nostra media tra una roba, Sì, perché esatto. poi abbiamo tutti e tre, a tutti e tre piace avere un bel bilanciamento work-life balance. Poi in questo momento questi due sono drogati con Deadlock, quindi il loro work-life balance è Deadlock e lavoro. Io non ci sono ancora cascato, anche se un po' li invidio la Hai detto passione. ancora, hai detto ancora. Esatto, 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 Hai esatto, esatto. scaricato? L'ho scaricato, sì, 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 l'ho Perfetto. scaricato. Però la cosa principale è che dobbiamo essere molto disciplinati perché abbiamo un tempo limitato e prendiamo molto seriamente le scadenze. È stata una decisione un po' sofferta allungare il tempo dedicato a Birdswatching, per esempio. Sì, È stata la decisione capisco. giusta, ma è stata molto sofferta. Noi volevamo finirlo a dicembre, non ce l'avremmo fatta. Volevamo finirlo a gennaio, ci stiamo ancora Il 16. lavorando. Ci Va dedicheremo malissimo.
dedicheremo tutto febbraio a birdwatching tra una cosa e l'altra. Fa molto male perché siamo molto disciplinati e quindi c'è tanta tensione da gestire alle volte facendo cicli produttivi così bassi, però il risultato è impagabile. Come dice, tutte le cose che diceva Nico sono il premio che otteniamo perché ci siamo imposti questa cosa. Poi appunto l'importante per noi è non essere zeloti, cioè vabbè, 3 mesi e mezzo, vabbè, bisogna anche essere flessibili, Certo. cioè dobbiamo essere flessibili. Avevi anche chiesto sulla documentazione, sbaglio, vero? Sì, sì, Come sì, sì, parte sì. della domanda. Ma quella è una ficata, perché vabbè, Nico ci ha fatto scoprire Obsidian, me l'ha fatto scoprire, lo usavamo, me l'ha fatto scoprire quando ancora lavoravamo assieme, ed è un software fantastico. Ma sì, noi teniamo una documentazione estremamente leggera, documentiamo il meno possibile, teniamo tutto nei log giornalieri, referenziamo al massimo in documenti specifici informazioni importanti che non vogliamo perdere. Noi per esempio abbiamo su tutta una serie di documenti tematici come i luoghi, i jumpscare di Loan Shark, perdonami, di Birdwatching. Abbiamo fatto il meeting a inizio questa settimana, li abbiamo scritti tutti nella nota giornaliera e poi siamo andati a farci una lista specifica in una nota a parte. Gli achievements di Birdwatching, cioè tutte le informazioni sensibili le recuperiamo da lì, però la base sono sempre meeting e log giornalieri. E poi E sono sempre scriviamo tantissimo. informazioni molto pratiche e utili, mi viene da dire. Cioè, Sì, nel senso, è non è che vero. stiamo lì a dire come funzionerà il gioco, cioè buona fortuna se sei un esterno a capire come funzionerà il gioco, Ok, perché ci basiamo sul presupposto che è tutto qui. ok. Eh, la documentazione rimane molto tipo di lavoro, mi Certo. serve scrivermi questa cosa per ricordarmi che ci sono queste cose da Sì. fare. L'addendum a questo, ci tengo a dirlo, magari vorrà parlarne di più, è il momento, mi sento di dire che mi fa vibrare di eccitazione quando stiamo parlando di art e Sam apre TextPad, Il notepad, sì. Notepad e inizia a segnarsi le robe su Notepad e tu pensi, oddio, ma dove finiranno queste informazioni? E Da invece non si nessuna dimentica mai parte. niente, No. è un cecchino. Cioè, si fa queste notine, ci siamo io e Nico appunto Fanno spaccare. feticisti di Sì, vabbè, Obsidian e poi vedi lui ogni tanto fa screen sharing. io sono terribile. Vabbè, Lista degli asset. Nico ha provato a introdurmi a Obsidian e magari un giorno ci riuscirà. Magari un giorno Non dico di no, come me perdendolo. gli lascio questo dubbio, Ma però quel per giorno è adesso ancora lontano. probabilmente. Ma sì, Ehm, poi figurati, è stato così poco impattante sulla sì. produzione, appunto. Perché volevo dire qualcos'altro? Ah sì, perché poi tra l'altro l'esperienza di documentazione nel doppia per noi è stata traumatica, quindi per noi è molto rilassante tenere le Ci sta. cose leggere, flessibili. Obsidian è fantastico per me. È una cosa importante però effettivamente di documentazione, per come è fatto Obsidian, ne parlavamo stamattina, possiamo manipolare in maniera veramente flessibile le informazioni che inseriamo. Noi abbiamo una serie di tabelle, pardon, abbiamo un volto Obsidian specifico per gli influencer e lì teniamo per esempio tutti i dati sugli influencer. Nico ha fatto un lavoro pazzesco, magari adesso ne faremo un po' più in dettaglio, per classificare bene gli influencer utilizzando Basis, che è una funzione di Obsidian simile alle tabelle di Notion, per chi ci ascolta, le tabelle dinamiche e permette di fare, cioè possiamo indicizzarli in base a qualsiasi parametro che ci interessa, li abbiamo già contattati, non li abbiamo ancora contattati, hanno giocato a quale dei nostri giochi, quando, quanto sono grossi, perché ogni nota è sostanzialmente un raggruppamento di dati e possiamo metterci tutti i parametri che ci interessano e poi sortarli in base a quelle. Non so Nico se hai qualcosa di specifico da dire su questo. No, mi accontento dei complimenti che mi hai fatto. Volevo chiedere a Sam piuttosto se ha qualcosa da dire su guarda, faccio io le domande tra l'altro sono un pagliaccio. No, no, vai. Ma è così Alessia, perdonalo, No, no, è no, un coglioni. no, no, no. No, nel senso condivido moltissimo gran parte cioè quasi tutto quello che avete detto. Quasi però.
Quasi, esatto, adesso che cosa? quello che non condivido non ve lo posso dire. Me lo tengo per me. Come? No, vabbè, nel senso che condivido tutto. Ok. Credo che forse la cosa più importante per me in questo momento, che è una grossa differenza rispetto a qualche mese fa, è proprio la possibilità di lavorare su cose diverse, cioè avere dei processi così brevi è rinfrescante. È diciamo un po' quello di cui avevo bisogno, però questa è una necessità mia di questo momento particolare, quindi mi sento Troppi molto... muri. Sì, esatto, troppi muri. E niente, sono molto contento di avere la possibilità di fare una cosa, metterci tutto me stesso, però poi dopo 3 mesi poter dire cazzo adesso parto con una roba completamente nuova e c'è di nuovo tutta quanta l'adrenalina, no, Sì. di mettersi lì a creare, no, altro mondo, altra roba, immaginare, insomma, che poi forse è la parte più bella, no? Quando l'arte diventa meccanica è dura, cioè insomma portarla avanti per molto tempo, quindi sicuramente questo è un grandissimo vantaggio di avere dei processi così brevi. Quindi anche da un punto di vista non solo artistico, ma mi viene da dire anche di design, non dico che vi rende più creativi, però alla fine è molto più, mi viene da dire stimolante sotto certi punti di vista. Non so se... non A so se... voglia. Sì, moltissimo. Un unico lato negativo, se si può dire così, appunto, è che si connette a quello che dicevamo poco fa, ovvero che è molto difficile poi pensare alle soluzioni necessarie per far funzionare il gioco. Fare giochi così piccoli vuol dire che sei costantemente nella parte più difficile dello sviluppo, che è quella in cui stai cercando di risolvere i problemi più seri, mentre magari in produzioni più lunghe, la classica BioWare Magic, no? Cioè tendi magari ad andare a periodi in cui per un po' ti permetti di non dover risolvere niente di grosso e poi sviluppi, no? Non è che stai Certo. facendo chissà, invece quando stai facendo giochi di 3 mesi sei costantemente in modalità Verissimo. oh mio Dio, devo fare Certo. questa cosa, deve funzionare perché sta per uscire. Poi noi Mm. ce la viviamo molto bene, perché non credo che nessuno di qua abbia ansia del rilascio, ansia delle cose, però comunque, anche se poco, è inevitabile che ti influenzi, no? Devo assolutamente aggiustare Sì. questo problema perché fra un mese sta uscendo. Da un punto di vista di polish, invece, giustamente in questi progetti magari è difficile polishare tutto quello che si vorrebbe e ho sentito anche in vostre interviste che non ho ben capito in quei casi se l'avete intesa come volevamo polishare di più ma non siamo riusciti oppure era semplicemente un dato di fatto, giustamente. Questa cosa mi ha ispirato un paio di domande. Credete che per avventure indie, appunto come le vostre, siano più importanti le meccaniche di gioco e appunto l'esperienza in sé più che il polish alla fine? Parto con questa domanda per niente difficile. Io ho una risposta, non so se volete. Prego. Per Intanto me sì, sì. assolutamente sì, nel senso mi rifaccio ai capolavori degli inizi degli anni 2000 come i giochi Bethesda, i giochi di Troika, funzionano perché hanno qualcosa di interessante, poi ovviamente si rompono ogni 3 minuti, però anche chi se ne frega, cioè nel senso è più importante quando sei così piccolo e soprattutto nel mercato in cui siamo adesso dove hai tantissima, il polish ormai è quasi scontato da trovare, no? Quindi ci sono tantissime produzioni piene di soldi che riescono a passare appunto 4 anni sui loro progetti, a riempirli di cose bellissime. Poi non lo so, credo che sia molto più importante quando stai iniziando a far sviluppare la tua voce, sviluppare le cose che ti interessano ed offrire qualcosa di bello e di intrigante piuttosto che di perfetto. A noi Lone Shark si è rotto proprio nel playthrough di Markiplier, dove non è riuscito a finirlo perché c'era un bug che consciamente non abbiamo risolto perché era una roba che avrebbe richiesto neanche troppo tempo, ma troppa sbatta da aggiustare, perché tipo minchia devo stare qua a riscrivere sta roba, non l'abbiamo aggiustato. Vedessi le cose che ci sono ancora da fare sullo Shark, c'è la listona di cose significa. Però è più importante trovare quella gemmina e poi andare avanti, nel senso. Puoi lisciare all'infinito magari qualcosa di non di valore, no? Magari butti solo tempo. Io non sono per niente d'accordo, è un pazzo. Beh. No, scusate, non so scherzando. Um, Deranged. Dredge, sono molto d'accordo. Poi, secondo me, noi riusciamo comunque a polishare, però dove vale. Cioè, dipende cosa intendiamo da polish, no? È Cioè, vero, vero, quanti, vero. Esatto. quanti poligoni ha la texture di questo albero?
faccio un esempio a caso. Quanti effetti BB text, rich code ho messo su questi dialoghi, quanto i parametri di questo sistema sono, boh, non so se quello per noi è il polish che conta davvero, quante animazioni possiamo aver messo, quanto è smooth il movimento di un work cycle. E noi mettiamo tanta cura, mettiamo tantissima sul far sì che l'esperienza complessivamente funzioni. Complessivamente però, ecco, non ci ossessioniamo con i dettagli, ci sono un sacco di cose nell'inizio di... ti faccio un esempio, ecco, nell'inizio di Birdwatching c'è un momento in cui la camera inizia a avvii il gioco e sei subito in first person. Si vede anche nella demo. Va subito però al nero perché parte una timeline introduttiva costituita da testi che ho scritto, illustrazioni di Samuele che abbiamo associato, che ti raccontano la storia e l'incipit del gioco. Ora c'è questo momento, passami il termine, un po' tra virgolette bruttino in cui c'è il fade to nero, però tu prima vedi Un secondo tipo. Sì, per un però- secondo vedi l'env nel Ok. quale parti dal gioco, ok? Quella roba a noi non importa, non ci frega niente, perché sì, ovvio che se avessimo più tempo, più soldi, più persone, la sistemeremmo, ma non preclude l'esperienza. Tre secondi dopo, ma letteralmente 3 secondi dopo c'è un dettaglio che gli interagibili di Birdwatching hanno un effetto sonoro, un tintinnio per aiutare il giocatore a trovarli, a capire che ci sono. Ci sono degli interagibili nella casa, c'è un tintinnio che si sente sotto l'introduzione. Quella roba la togliamo, quella roba tra virgolette la polisciamo, ma perché? Perché va a rovinare l'introduzione e la confonde dal punto di vista sonoro. Noi ci abbiamo messo un po' di cura nell'audio lì dell'introduzione. Secondo me questi sono due esempi del nostro approccio, cioè la transizione al fade to black non ce ne frega niente perché è un dettaglio di estetica per sé, come tantissime cose che ci sono in Birdwatching. Il tintinnio, se va a precludere l'esperienza complessiva, lo andiamo a sistemare. Facciamo giochi, per adesso abbiamo fatto 2 giochi abbastanza esperienziali. Verse è tanto esperienziale, quindi ha proprio bisogno, funziona perché ci sono tante cose diverse che devono esserci perché funzioni. Birdwatching non funziona in gray box, non funziona senza il modello dei personaggi. Quindi noi ci assicuriamo di mettere tutto quello che dobbiamo mettere e di portarlo a livello sufficiente perché l'esperienza funzioni. Tutto quello che è oltre, questa almeno è la mia, mi sembra che facciamo così tanto noi, mi sembra che sia questo che ha reso Lone Shark interessante e che speriamo renderà Burst interessante, trovare la giusta misura, perché non abbiamo soldi, non abbiamo tempo e Sam, tu che dici? Poi volevo solo aggiungere che di nuovo torna la cosa del buona alla prima, cioè ci sono tante cose su cui abbiamo iterato, è vero, ma ci sono anche tante cose che considero polish, che però sono state fatte alla prima botta, cioè banalmente la UI, abbiamo delle icone, chiaramente adesso è tutto molto carino secondo me, però sono delle icone che sono state fatte buone alla prima. Non ci sono studi dietro. No, non ci sono studi, cioè nel senso... Che anche efficaci, no? Cioè, nel senso... L'importante è che c'è coerenza complessiva, Certo. poi del resto ce ne sbattiamo abbastanza. Cioè, Vero, la coerenza è la cosa più importante, effettivamente. se un'icona è un po' bruttina, non è importante, cioè, l'importante è che sia comprensibile e va bene Ok. così, insomma. E infatti avete anticipato la mia prossima domanda, che sarebbe stata eventualmente su cosa date priorità a Polish. E immagino questo però cambi, no, in realtà forse cambierà forse sul vostro prossimo progetto se sarà leggermente diverso, ma immagino che in generale cambi un pochettino di progetto in progetto, magari tra Lone Shark e Birdwatching, essendo sempre, come hai detto tu, giochi esperienziali, alla fine siete più o meno su quello stesso, su quella stessa linea di pensiero. Sì, cambiano assolutamente perché poi ci diamo un obiettivo diverso per ogni progetto. Questa è una roba che ha imparato Nico Alluni. Magari vuoi dire qualcosa di più su questo, su come ci settiamo effettivamente un obiettivo molto chiaro per ogni progetto. Guarda, per farti capire come siamo messi con la produzione di questo gioco, mi sento sicuro nel rivelare un'informazione E lo aspetto. sul gioco, ovvero che abbiamo fatto il meeting e l'implementazione Ah, dei jumpscare oltre a quello che c'è nella demo questo lunedì.
È il nostro gioco horror. Perfetto. Mi permetto di fare un'analisi, nel senso che se è comunque Certo. un'avventura narrativo esperienziale, i jumpscare sono importanti, nel senso che poi alla fine, a livello dal punto di vista horror, ci stanno e danno un po' più pacing anche. Mantengono una tensione, Però non esatto. sono, cioè nel senso, Anche per lo Shark, infatti, è molto più importante la tua relazione con Caiuso esatto, che il esatto, mostrato. esatto. Potevate non mettere, no, no, in realtà io dico così perché ovviamente mi cago addosso, però Hai un bias. esatto, però in realtà senza probabilmente non avrebbe funzionato e come abbiamo detto prima non ci sarebbe stato poi il riscontro su TikTok, eccetera. Che da un lato, ecco, vi faccio questa domanda perché è legata tanto alla creatività più che alla produzione, però in realtà entrambe. È ovvio che nel momento in cui specialmente si fa un gioco indie, poi si fa un'analisi di mercato, specialmente poi nella vostra situazione avete voluto puntare sia sulla parte creativa, quindi sulle vostre idee, ma anche su qualcosa che potesse funzionare, che per qualcuno, magari non entrambe sono sbagliate, però in relazione alla, come posso dire, al mangiare, al poter fare la spesa, sono sbagliate nel senso che sì, ci sta da una parte andare verso la pura creatività, dall'altra non si può neanche andare verso il puro marketing o comunque la pura ricerca della cosa che funziona per questo momento, anche perché molto spesso i trend scappano via. Voi siete andati nel mezzo, che è secondo me il connubio perfetto. E infatti avete fatto, come avete detto prima, le cose insieme. E questa è una mia domanda da un punto di vista creativo. Immagino che vi abbia fatto piacere poi ottenere la viralità in sé e per sé. Perché poi ha prodotto vendite, ha prodotto riscontro. Ma da un punto di vista del vostro rapporto con i social, in particolare TikTok, vi dà fastidio ottenere viralità in quel modo? È quello che cercate? Ed eventualmente, perché questa domanda nasce dal fatto che ho parlato poi di recente con amici e developer, amici developer, a cui dà un po' fastidio questa cosa, questo meccanismo moderno, c'è il rischio nella mente di un creativo magari, che nel momento in cui una persona vede il TikTok con la meccanica X, con la clip figa e non traspare la vera qualità del gioco, la vera ispirazione anche creativa del gioco e tutto quanto. Dall'altro lato mi viene da dire fa approcciare la gente alla cosa e quindi la gente poi dalla clip capirà, una volta visitando le pagine del gioco, capirà tutto il resto. A voi questa cosa pesa? Vi dà fastidio? Fastidio da un punto di vista creativo, ma la fate perché funziona? Oppure no? Cioè, posso rispondere per me personalmente. A me personalmente no, però appunto sono anche un po' tipo antisocial forse qua in mezzo. Nel Infatti è senso una prospettiva molto interessante secondo me su questo. non seguo niente, non ho nulla di TikTok, niente. Credo però che se c'è un mezzo per portare persone a guardare poi la tua cosa, quella effettiva, cioè non ci vedo necessariamente una corruzione o Certo. non lo so, di qualche sorta. Poi dipende come lo fai, magari c'è chi lo fa seguendo solamente quello, quindi magari se cominci a studiarti proprio come si fanno i video su TikTok, ma fai letteralmente solo quello, mi viene da dire magari questo poi va a inficiare sul modo in cui fai i giochi. Sì, sei un Ok. TikToker, non uno sviluppatore. Certo. Esatto. No, sono d'accordo. Vabbè, ma quello infatti è un fenomeno, anche quello dei YouTuber Sì. che tipo noi seguiamo tanto Bite Me Games, persone incredibili. Già Bite Me Games sono un caso unico perché effettivamente pubblicano tantissimo, Infatti. però in Magari realtà non facciamo gli altri nomi. No, perché in realtà loro ci piacciono tanto. sì, Poi esatto, altri Bite Me stanno Games un po' sono così, un bel canale. pagliacci. È vero Sam, perché alla fine mi sembra che il rischio, anche condivido, perché il rischio pratico, allora, un problema morale, se vogliamo parlare, sai, di questioni morali, Alessia secondo me c'è, però è con i social media, non con il fatto che noi che come creatori promuoviamo i giochi, nel senso che se mi chiedi personalmente cosa ne penso dei social media, li metterei in pubblica piazza e fucilerei. Se mi chiedi come promozione, sono uno strumento
e li usiamo e ci hanno portato tanta fortuna e continueremo ad usarli. Il rischio semmai è di finire, come diceva Sam, a sviluppare per i social media, che è un problema che tra l'altro c'è proprio da quando sono iniziati, perché ho letto tante conversazioni, ce le passiamo spesso anche io e Nico, di sviluppatori che tipo nel 2012 stavano a impazzire per fare gli screenshot fighi per Twitter, invece di pensare a fare effettivamente il gioco. Perché il rischio c'è, cioè se confondi lo strumento con l'obiettivo, cioè se confondi i like e l'approvazione social che puoi ottenere poi con vendite e successo del gioco, quello è un problema, ma per te mi viene da dire, non tanto per il gioco, per il suo valore creativo, proprio per i termini produttivi. Però sono un ottimo, se funzionano, sono un ottimo modo per arrivare. Poi se funzionano è un po' magia nera, perché il nostro TikTok virale sta, cioè Nico ne ha fatti tipo una dozzina di TikTok quel mese e quello è esploso perché sì, boh, la cucaraccia. Volevo aggiungere effettivamente dicendo che effettivamente per noi social media non sono marketing, non è così che vendiamo i nostri giochi, perché anche TikTok, che comunque è quello popolare che abbiamo avuto, sì, ha avuto 5 milioni e mezzo di visualizzazioni, ma in tutto si è trasformato in 3.000 wishlist, che sono ovviamente niente in confronto al numero gigantesco di gente che ci ha messo sugli occhi. Stessa cosa Twitter e Blue Sky e LinkedIn. No, LinkedIn, cosa dici? LinkedIn, ho visto un meme LinkedIn. come gli italiani pronunciamo LinkedIn. 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 Sono modi per noi di stabilire un'identità personale piuttosto che di vendere i nostri prodotti, perché la gente che compra i tuoi prodotti non sta su Twitter. Io su Twitter ci sto in bagno a guardare meme e di certo se vedo il video di un gioco interessante la prima cosa che faccio non è per forza... Cioè sì, ovviamente sono un funnel per quelli, i video più popolari, i giochi più popolari, ok, certo, ma non è così che secondo me è molto più fruttuoso passare un'ora a mandare una mail a 100 influencer diversi per far sì che loro giochino il tuo gioco piuttosto che fare un post su Twitter. Non li abbiamo mai visti come modo di fare effettivamente marketing, perché poi in realtà la maggior parte delle vendite di Shark non è arrivata dal TikTok. Il TikTok ci ha portato dei wishlist in più, che ci ha sicuramente aiutato, ci ha dato un boost. Però poi il vero make it or break it di Loan Shark è stato che siamo finiti perché abbiamo venduto abbastanza all'inizio, perché avevamo contattato un sacco di youtuber e quindi al giorno dell'uscita c'erano in Italia il video del mitico Poldo che ha fatto la live il giorno prima, Ciao quello Poldo, di... grazie. Esatto, all'estero Big Gaming 64 che è un altro mito che ci ha fatto un bellissimo video in cui analizzava i temi. Abbiamo venduto abbastanza grazie ai loro video che hanno un'audience già affezionata e che è interessata a quel tipo di giochi da finire in novità popolari su Steam e di conseguenza è lì che è arrivato il boost gigantesco alle vendite, non dal TikTok secondo me, cioè nel senso la gente che vuole comprare il tuo gioco è già su Steam, Ok. quindi lo devi marketizzare usando Steam. Poi anche lì possiamo parlare dell'algoritmo, cioè si tratta sempre di algoritmi di Steam, non è che l'impatto che può avere il marketing sui social media sul gioco secondo me è un po' sopravvalutato, è molto più stabile e affidabile mettere la pagina live del proprio gioco abbastanza presto e poi far succedere cose random, tra cui mettere la demo e gli screenshot e il video per far sì che la gente su Steam metta il gioco in wishlist. È successa una cosa molto divertente ieri, abbiamo fatto il daily deal di Loan Shark, quindi appunto Loan Shark è stato per 24 ore nella main page di Steam in sconto a 2 euro, cosa molto figa, ci ha dato un bel boost di denaro, di moneta, paga e sgancia. Però effetto collaterale incredibile è che la gente che ha trovato uno Shark su Steam ci ha poi wishlistato Birdwatching. Adesso le wishlist di Birdwatching fanno tipo per i scorsi 2 mesi questo, e poi ieri ho fatto tipo. Mm. Abbiamo fatto tipo 400 wishlist in 2 giorni. In un giorno, scusami. Poi ci ha fatto la live YouTube, anche lì sono state tipo quelle 50 wishlist al giorno. Adesso al giorno stiamo facendo più o meno quel numero, quindi è molto più importante accumulare quello nel tempo attraverso varie cose piuttosto che... Per quanto riguarda poi l'effettiva questione del volersi creare un'identità, mi viene in mente, o meglio, vendersi, fare qualcosa di artistico versus qualcosa di marketizzabile. Mi viene a dire si sta meglio nel centro, mi viene in mente la tassonomia che usava Rich Gold in un libro che si chiama The Plenitude, e lui usa tipo questa metafora dei 4 cappelli del designer che dobbiamo saper indossare tutti quanti allo stesso momento e sapersi riscambiare, per cui il designer può essere uno scienziato, ovvero che analizza e ricerca il mondo e trova verità attraverso i suoi esperimenti, un ingegnere altre cose, vuole risolvere problemi, e poi sono
questi due che abbiamo appena citato sono appunto la contrapposizione, l'artista di arti classiche che lui rappresenta col basco e e poi quello che chiama il cappello da baseball, cioè il designer che in realtà vuole fare intrattenimento sostanzialmente. L'identità personale di chi ha uno studio secondo me deve saper mettere entrambi i cappelli, sia quello delle arti classiche che vuole fare, che vuole fare design per saper trovare una verità dentro di noi e saperla esprimere, saper comunicare con gli altri, e deve sapersi mettere anche il cappellino di chi invece fa un TikTok con la cucaraccia perché così fa un po' di soldi. Cioè, secondo me una cosa non preclude l'altra, anzi è più divertente quando secondo me l'arte nasce da un bel mix di contesti produttivi e volontà personali. Quando invece nasce solamente da contesti produttivi esce fuori tipo l'FPS, Hero Shooter, che non si caga nessuno perché tipo vediamo che cosa c'è al momento. E poi è colpa dei giocatori, E ovviamente. sì, che non sono abbastanza non abbiamo avuto abbastanza retention. Ehm, quindi appunto c'è un bellissimo articolo di Press Art, il tizio incredibile che seguiamo io e Tellu alla newsletter. Ryan. Ryan Keeley, perché mi viene il nome adesso? Non Geoff. C'è un bellissimo articolo di un Push ex to talk. Push to Talk, di un ex developer Riot che parla appunto di come anche secondo lui non sia possibile creare una visione di un gioco solamente partendo da analisi di mercato, perché hai bisogno di un'intuizione personale. Io sono assolutamente d'accordo con quello. Allo stesso momento non è interessante, vado che pippone che sto facendo, non è No, no. interessante secondo me tipo chiudersi nella propria stanzetta e fare o Torre del Mago per dire la mia visione, guardatemi. Boh, no, non è Anche poi perché così. poi finisci, scusa, ti ricordi quel tizio che ha sviluppato quel gioco per 10 anni perché voleva fare un film e lo sviluppava dalla sua macchina? Non mi ricordo il titolo, meno Sì, male. sì, sì. Questo tizio aveva fatto una storia lunghissima in cui raccontava appunto, voleva fare un film ma che fosse anche un JRPG e per questo ha messo all'asta la casa, ha perso tutti i soldi, ha smesso di lavorare. L'immagine finale che lasciava di se stesso era lui che per continuare la sua visione sul suo laptop sviluppava in macchina, nella macchina dove ormai viveva e andava Bruh, avanti così. Mio Dio, Dai, Enzo. ok. bruh. Sì, 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 sì. No, sono totalmente Consegna d'accordo. giornali, ti prego. Sono totalmente d'accordo anche perché, eh, io ripeto sempre, io faccio divulgazione anche su Twitch e su YouTube, sia perché è una passione, e grazie al cavolo, cioè nel senso, se non ci fosse la passione sarebbe un po' un problema, però allo stesso tempo è un lavoro, cioè bisogna Certo. mangiarci, bisogna fare dei compromessi e non è necessariamente da vedere la parola compromessi come qualcosa di doloroso, ecco. Come hai detto Sì. tu giustamente, bisogna mangiare, ma anche oltre al mangiare, cioè nel senso avere successo utilizzando i mezzi che abbiamo a disposizione è solo che intelligente, insomma. Mi collego dal punto di vista al discorso dello scope del gioco, delle deadline, eccetera. Secondo voi, cioè voi ad esempio con Loan Shark lo avete messo, se non sbaglio, anche nella pagina Steam proprio come, potremmo dire, catchphrase, il fatto che il gioco è completabile, potremmo dire comunque è giocabile in un'unica sessione, fondamentalmente. Secondo voi tutti gli indie dovrebbero fare così più o meno, o comunque si dovrebbe di più andare in questa direzione? Siete più per nell'era in cui sono stati comunque creati tanti open world da 300 ore, siete più per, nonostante magari vogliate fare in futuro giochi un po' più complessi, io sono tantissimo per comunque le avventure relativamente corte, quindi vi chiedo se siete più su questa linea qui e secondo voi se è più redditizia anche per gli indie, non solo in termini di, come dicevamo prima, produttivi, quindi posso permettermi con questo budget X di fare 4 giochi praticamente, Uh-huh. perché sono giochi piccoli, eccetera. Anche da un punto di vista proprio
di vostro gusto, game design, narrativa e tutto. Rispondo con una frase perché secondo me hai fatto l'esempio perfetto appunto dei giochi, cioè non è che per forza ci piace fare giochi che sono completabili in una seduta, nel senso che appunto siamo tutti fan di, ieri ho finito Clair Obscur, siamo tutti fan di giochi lunghi, RPG, vogliamo fare RPG, cose belline, ma non solo ci convengono da un punto di vista produttivo quel tipo di giochi, banalmente parlando, proprio per farti capire il tipo di cervello da rattino che devi avere per fare delle scelte che ha senso, ognuno adotta la propria la propria strategia, ma i giochi di questo tipo vanno bene per noi perché su YouTube le serie non funzionano più tanto, perché il nuovo algoritmo di YouTube pusha i video singoli, cioè è raro che adesso qualcuno si guardi gameplay di gioco Y parte 2, quando mai? Prima andavano tantissimo, ora vanno di meno, quindi fare un gioco che sia completabile in una seduta è anche di agevolazione agli YouTuber, che basta che ci fanno un video quel gioco e non devono farne due, perché sanno benissimo che il secondo gli andrà molto peggio del primo, perché cioè, è parte morto in partenza un video del genere. Stessa cosa secondo me per gli streamer, che appunto possono fare la serata horror mania come Yotobi, poi non è che deve giocarsi lo stesso gioco il venerdì horror per 2 mesi e mezzo per finirlo. Questo giorno mi gioco questo, e il fatto che sia tutto completabile in una seduta ha senso per quel tipo di persone che poi ci aiutano a marketizzarlo. Sì, decisamente è importante per quello. Poi c'è anche tutto il valore artistico, ovvero che a me piace, si sposano bene il fatto che a me piace anche contenere un messaggio in un'ora piuttosto che annacquare con mamma mia, Baldur's Gate o che l'Obscur stesso, che comunque mi è durato 40 ore, minchia. Non so voi ragazzi. No, per me nessun altro lo deve fare perché così lo facciamo solo noi e possiamo godere noi dei benefici. Non ho altro da dire. Giustamente. Che sentano Perché mi spaventerei se ti beccassi a Porta Nuova così lui. mi tolgo ho mi sento molto morbido. Ok. Però mi fai... È un altro look sbloccato. Detto seriamente, sono assolutamente d'accordo con Nico. Ma viviamo in un'epoca in cui i giocatori, tra l'altro, abbiamo tutti meno tempo, siamo tutti anche appunto un po' stanchi. Mi sembra che ci sia un consenso che il tempo è limitato, quindi che dobbiamo tutti lavorare per campare. Se le esperienze dell'intrattenimento possono essere un po' più rispettose dei nostri tempi, come accennava Nico, ci piacciono i giochi lunghi. Io purtroppo ho un'ossessione morbosa per i giochi di ruolo old school che durano come minimo 120 ore ed è orribile, veramente orribile, però mi piacciono. E però d'altro canto mi viene da dire un giorno avrò dei figli e non lo finisco Rogue Trader, no? Magari invece qualcuno come me è contento di finirsi Birdwatching in una sola seduta. È proprio una questione di, sono d'accordo con tutto quello che dice Nico, veramente non ho altro da aggiungere. Diluire fa male, si perde. Non dobbiamo giustificare il ratio contenuto a nessuno shareholder, quindi possiamo farli brevi e chi se ne frega. Sì, nel senso d'accordo, secondo me viene anche, cioè per noi viene anche un po' da necessità, chiaramente, perché per le figure che siamo attualmente ci conviene troppo fare dei giochi che siano un'esperienza singola, contenuta, cioè un po' come se fossero un film. Mi viene da dire che per fare dei giochi narrativi lunghi comunque devi avere qualcos'altro da dare al giocatore. Di solito diamo una storia e il gameplay di contorno di cui abbiamo bisogno, lo stretto necessario per accompagnare la storia. Non mi sentirei di consigliare a nessuno, nel senso di consigliare che cosa fare a giocatori, cioè a sviluppatori indie, cioè alla fine ognuno fa quello che può e quello che vuole fare. Anch'io sono appunto amante di giochi lunghi, però la mia scelta adesso è un po' per convenienza e perché appunto permette di narrare, che forse è un po' il focus di questo momento del nostro team, ma poi anche di quello che voglio fare adesso nella mia vita, cioè narrare storie. È il modo più semplice. Capito? Ci sta. Quindi sentite da un punto di vista proprio narrativa anche di racconto che riuscite all'interno dei limiti, insomma, limiti tra virgolette, comunque limiti di playtime intendo, Certo. riuscite a raccontare quello che volete. Può essere sia difficile sia... Beh sì, chiaramente il respiro delle storie che possiamo fare ha un limite, però è come diceva Sam, cioè uno dei problemi per esempio di Birds, Birds, l'ispirazione iniziale mia e di Nicola era Fallout New Vegas, ok? Il finale di Fallout, volevamo farti arrivare in un momento in cui
ti godi una conversazione con un cattivone come quando alla fine ti godi la conversazione con Lanius alla fine di Fallout New Vegas. Ci siamo resi conto però che una cosa che fa New Vegas divinamente bene è raccontarti un mondo, ma per raccontare un mondo, come diceva Sam, dobbiamo darti delle meccaniche interessanti e delle regole di questo mondo da esplorare. Non potendo fare quelle cose, noi dobbiamo limitarci, quindi inevitabilmente le nostre storie sono piccole, raccontano di cose piccole, comprensibili e molto collocate nel tempo e nello spazio. No, se vogliamo, c'è un'unità di tempo, unità di tempo e di spazio. Però, quindi se volessimo fare, quello è un limite. È bello raccontare storie così. Personalmente, come la vivo io, è che è bello muoversi all'interno dei confini, non mi sento particolarmente limitato perché si trova sempre, cioè i limiti forniscono spunti. È una banalità, per carità di Dio, mi sono sentito il mastice in bocca a dirla ad alta voce, però è vero, nel senso che No, ma è nel momento in verissimo. cui ci rendiamo conto, è vero, no? Cioè ci rendiamo conto Sì, che sì, possiamo assolutamente. raccontare queste cose, le nostre storie diventano appunto molto personali, molto dirette, anche un po' che provano a scandalizzarti perché abbiamo poco tempo, quindi ti facciamo staccare l'occhio perché non possiamo fare un build up molto teso, no? Allora adesso voglio, ecco, questo è un regalo, questa è una birra e dammi il tuo occhio, cazzo. Ecco, dobbiamo farlo, no? Perché Sì, Era, no, era un abbiamo feedback, era un sì, feedback era un all'inizio. Una feedback. nostra amica ci ha detto Sì. tipo, vabbè, ma così all'improvviso mi chiedi di tagliarmi un occhio, mi dispiace bella, non c'è tempo, non c'è tempo. Poi grazie a Dio l'abbiamo ascoltato, grazie a Dio è venuto molto meglio. Quindi sì, è bello. Quando noi cerchiamo di essere organici, quindi quando ci verrà da sentirci sicuri, sono sicuro che faremo cose un po' più estese. Quando troveremo cioè un programmatore che potremo God damn. schiavizzare, esatto, e gli faremo facci un Freezy. FPS. Vai. Io a quel punto sarò tipo Sì. Sì, sempre sì, sì, sì. avermi qualcosina in spiaggia. Tipo. Esatto, provi un pochino quello che ha fatto, gli dici i parametri sono tutti sballati, ricorreggi. E lui. Playtestino. Passo a una cosa sempre correlata. Qui avete mezzo risposto con il discorso compagnia, problematiche burocratiche, eccetera, eccetera. Diciamo che apro il capitolo consigli per gli indie. In generale Ok. abbiamo parlato di vari argomenti da cui si possono evincere in realtà già dei consigli da parte vostra, comunque il vostro approccio, quello ok. Parto con un argomento correlato perché volevo chiedere, secondo voi, la situazione in Italia, in particolare, com'è, potremmo dire, Certo. perché io l'ho vissuta da un punto di vista del doppia e in generale dal punto di vista delle assunzioni che adesso in Italia, ma in realtà nel mondo, stanno andando in modo devastante, Sì. negativo intendo. Quindi vi chiedo se vedete uno spiraglio in Italia, nel mondo, ma in particolare appunto in Italia per gli indie, anche in base alla vostra esperienza proprio finanziaria con Studio Ortica, e quali sono le vostre speranze proprio sul territorio italiano, sia per i giocatori, sia da un punto di vista appunto finanziario e di riscontro materiale, potremmo dire. Per i giocatori cosa intendi? Molto interessante. Perché io ho l'impressione che Sì. in generale per gli studi sia italiani sia internazionali indie ci sia poco interesse da parte dei giocatori italiani. Cioè i giocatori italiani giocano Sì. tanto, purtroppo, dico purtroppo nel senso che non perché siano No, ma giocano diciamolo, cioè, no, ma giocano a diciamolo, cioè, FIFA. lamentiamocene. Sì, Esatto, sì, sì, esatto. esatto, cioè, giocano a FIFA, giocano a non so, vabbè, adesso non è Call più of FIFA, Duty. però esatto, cose di questo tipo, giochi molto, diciamo, mainstream e si Sì. dà poco accento, secondo me, sugli indie italiani, che esistono in realtà più di Sì. quanti si creda e hanno anche particolare valore creativo, artistico, produttivo e tutto. Voi siete in generale molto attivi su social, LinkedIn, eccetera, però ci sono alcuni studi che sono molto più riservati, potremmo dire, che io non Sì. sapevo neanche fossero italiani, per esempio. Quindi, Sì. da questo punto di vista, giocatori, se vedete, diciamo, un miglioramento da questo punto di vista. Allora, sull'industria forse è meglio se io non parlo, che poi mi dicono... No, sto scherzando. Vorrei partire dicendo una cosa sui giocatori, cioè che a me colpisce che quando sono
appassionati, i giocatori italiani sono veramente appassionati e penso che li conosciamo tutti personalmente, no? I nostri amici che non sono sviluppatori ma sono giocatori e sono veramente tanto dedicati, amano veramente tanto gli indie, è solo che sono pochi. Però mi sa che sono pochi anche negli Stati Uniti, solo che là sono 300 milioni di persone, quindi non lo so, poi non ho veramente una prospettiva culturale, si potrebbero scoprire delle cose interessantissime con degli studi, però siamo senza dubbio un paese provinciale, quindi inevitabilmente c'è poca cultura del gaming sana e quindi la gente che gioca con, sai, passione e interesse diventa poca. Ehm, per tante ragioni, la stampa è un po' vecchia, quindi la stampa stessa mi sembra molto poco interesse per l'indie, tanto interesse per il AAA o AA o per l'indie, perché tra l'altro adesso mi sembra che la stampa italiana abbia perso un po' la bussola e tenda a confondere il AA con l'indie, cosa veramente malsana per poi chi indie lo fa davvero. Quindi da quel punto di vista cioè in Italia c'è proprio un contesto sfavorevole. Speranze non lo so. Cioè, la gente appassionata c'è, appunto, sono solo pochi. E sull'industria italiana si potrebbero dire tante cose. Dico solo una, poi lascio parlare i miei stimati colleghi, cioè che per per gli sviluppatori indie italiani, a me sembra che, ma poi come dicevi tu Alessia, in realtà ci sono, è pieno di gente che la fa sta roba, cioè contare su noi stessi, fare progetti in scope, affidarci alle nostre forze e non inseguire il sogno che è stato importato dagli USA del modello publisher a tutti i costi, che non è sano, perché come diceva Nico all'inizio di questa intervista, non è sano che uno esca da scuola e vada a chiedere 1 milione di euro a un publisher, ma non perché il publisher che è cattivo, non è sano che tu pensi di poter gestire 1 milione di euro, ma dare a noi 1 milione di euro, ma sarebbe follia, cioè, io scapperei alle Maldive o le giocherei tutti alle slot dopo 3 ore, no? Nicola li brucerebbe, ma fisicamente Samuele Guarda, non so Riccardo, cosa ci fa, glieli mangia quando le parole. mettono le skin di Deadlock. Esatto, ecco, loro due non lo devo toccare, io alle slot, cioè a me sembra che se vogliamo parlare di indie più grossi, perché appunto il discorso è ci sono e stanno facendo un sacco di cose belle e che non sanno copertura o non hanno il tempo giustamente, ma perché? Perché fanno videogiochi e quindi come fanno ad avere il tempo di proporsi sui social in maniera costante? Noi ci riusciamo a malapena e chi invece magari sta un po' facendo fatica restare veramente indie, cioè fare pratica così, abbiamo tutti gli strumenti, a differenza di altre industrie. La mia compagna lavora nell'animazione, no? Loro poverini sono in una situazione drastica perché non possono monetizzare il loro lavoro, perché passo 6 mesi a fare un bellissimo corto con un team di amici e lo mettiamo su YouTube. Quanti soldi facciamo? Zero. Non hanno la nostra. Per noi è difficile monetizzare, per carità di Dio, però possiamo farlo. Abbiamo uno strumento come Steam che ce lo permette. Quindi non abbiamo bisogno, possiamo restare botteghe, possiamo restare artigianati, mi sembra. Poi di questo ne parliamo, quindi mi sta venendo un tono un po' partitistico. Sì. Esatto. Mi sto emozionando. Vai. Mentre invece, secondo me, per una responsabilità culturale diffusa, non voglio lanciare accuse perché non sarebbe corretto, non essendo noi qua che parliamo in una echo chamber, però secondo me c'è una responsabilità culturale diffusa nell'industria italiana che mette negli studenti e chi poi va in futuro a proporsi questa fissa di dover cercare soldi altrui. Poi mi sto ripetendo, quindi la smetto qui. L'industria AA, AAA non esiste. AA italiana mi sembra. Faccio la fine di Barbero con Meta col discorso sul referendum tipo bannato adesso. Arrivano, mi fanno il fact checking. In realtà l'industria AAA italiana esiste. Su AA, esatto. Su AA. La notte di Twitter mi sono immaginato. Sì, esatto. David Puente di Open mi corregge. Community noted. Spazio Games mi corregge. No, mi sembra che il AA ha tutti i problemi, sono gli stessi che ha l'industria doppia e AAA nel mondo, però scalati più in piccolo. E non dirò altro, cioè appunto troppi investimenti negli ultimi anni che adesso stanno tagliando a bomba. Ho parlato veramente troppo, chiedo scusa, dovevo dire solo una cosa, mi è partito il Italiani! botto. Italiani, esatto. L'hai detto tu, cavolo.
Prego. Voi che dite? Come la vedete la Non so situazione? Sam cosa ne Prego, pensi. no, prego Nico, vai. Allora, ricapitoliamo la domanda perché Luca mi ha scaldato. Quindi la domanda è appunto: che cosa ci sentiremmo di suggerire all'industria italiana per un eventuale Sì. miglioramento anche ai okay, Sì, okay. sì, sì, sì. E come vedete la situazione sia da un punto di vista vostro finanziario, sia da un punto di vista di riscontro dei giocatori italiani, no? Chiaro. Allora, per quanto riguarda i giocatori anche io son d'accordo, è una domanda molto interessante. Il 48% delle vendite di Loan Shark arriva dagli Stati Uniti. In Italia era tipo mettendo tutta l'Europa insieme, se non sbaglio siamo Controllo. intorno al 30%, 30-40% a sua volta e poi il resto del mondo. Quindi se paragoniamo le dimensioni degli Stati Uniti con quelle dell'Europa, più o meno ci siamo, nel senso in Italia era tipo una roba come il 3%, o il 2% di per sé, che per carità ci sta, è come prendere un singolo stato americano e vedere quanto abbiamo venduto lì, comunque secondo me più o meno gli stessi numeri ci abbiamo. Vero che i giocatori italiani giocano tanti AAA come FIFA e sempre gli stessi giochi? Sì, mi chiedo se non sia vero anche in America con tipo non lo so, non ho visto i dati, quindi mi Mm. sto s il fatto è che tipo quel tipo di persone non sono le persone che saranno mai interessate ai nostri giochi perché, comprano la console per avere davvero solamente FIFA e Call of Duty sullo scaffale. Io ne conosco tanti di giocatori casual e non credo che per loro il videogioco sia qualcosa che debba per forza raggiungere, ehm perché magari non gli piace il videogioco, così come non gli piacciono altri mezzi di intrattenimento e piuttosto preferiscono fare altro col loro tempo, quindi Mm. non è una cosa sulla quale ragiono troppo, nel senso che, è bello anche stare di nicchia, sapere che quel n numero di persone che invece giocano alla nostra roba è particolarmente interessato, a quello che facciamo, boh, non è un non lo vedo troppo come un problema, Pochi ma effettivamente. buoni, diciamo. Sì, sì, boh, nel senso, mi piacerebbe, sono d'accordo con Luca, vedere un po' più di riscontro nell'indie effettivo da parte della stampa specializzata, Mh. che da lì effettivamente mi sento un po' snobbato, ma e sono non noi nello specifico, ma secondo me tanti, 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 tanti giochi italiani, che vendono un botto, di cui non sa niente nessuno perché motivazioni varie, magari non se ne parla e si parla di altri titoli invece che sembrano più raffinati, ma che poi non per forza sono, ehm, altrettanto impattanti a livello commerciale o a livello artistico, ecco. Sì, per quanto riguarda gli altri indie mi sentirei di consigliare lo stesso quello che ha detto Luca, nel senso, guardatevi andate su Steam un giorno, guardate i giochi che escono in un determinato giorno, guardatene il livello e ditemi se siete a vostro agio nel sentirvi di chiedere a chiedere 2.000.000 € a un publisher per fare il vostro primo progetto, se la Mm. quantità di roba che sta uscendo è così impressionante e di così alta qualità, cioè nel senso ce ne son tanti di team alle prime armi anche solo come team, non per Sì, forza che sì, fanno il infatti, loro infatti. primo gioco, cioè nel senso che magari siete sviluppatori da 20 anni e avete lavorato nell'UPA così come noi, eccetera, eccetera, però poi fare un gioco da zero come assetto, specifico, nel nostro caso siamo, Luca, Samuele e il sottoscritto, è tutta un'altra roba. Falliscono i mega progetti degli ex sviluppatori di Apex Legends e chi non sia perché, appunto non ci riescono i mega veterani di 'sto Cristo, figurati se i publisher, in questo momento stanno a cercare le scommesse più rischiose, ovvero i team che non hanno mai prodotto niente. A noi dopo Loan Shark, dopo Birdswatching, già stanno arrivando invece proposte di persone interessate che vorrebbero darci soldi, che sono interessate a quello che facciamo e secondo me è semplicemente perché la cosa più importante da dimostrare adesso è che quello che fai è perlomeno affidabile, nel senso che cioè non è neanche garantito che una volta che ti danno quei soldi tu ce la fai addirittura a finirlo il gioco, figuriamoci se esce bello. Quindi non lo so, è un sogno che smetterei di inseguire, sono d'accordo e mi concentrerei piuttosto sul costruire portfolio. A me piace pensare alla dinamica publisher developer come quella di una macchina già in moto, il developer, nel quale il publisher certo può investire se vuole, ma dal quale sa che uscirà effettivamente un prodotto alla fine, che è la cosa che ti rende più facile, secondo me, la prospettiva di dare soldi a qualcuno. Cioè Studio Ortica adesso ha pubblicato uno Shark, il 6 marzo esce Birdwatching, magari non va bene, però ne pubblichiamo altri 2.
i publisher lo sanno, i publisher appunto, le persone che lavorano in quest'industria lo sanno che alcuni giochi ti escono bene, alcuni giochi ti escono male, ma soprattutto sanno che quello che facciamo ha una certa barra di qualità e una garanzia di uscire. Secondo me gli semplifichi parecchio la vita, ehm, nel nel darti soldi. Invece adesso quello che vedo è: eccoci, siamo a 3 anni su questo progetto, ci servono anche poche cifre, tipo 100.000 €, cifre basse scusate, come 100.000 €, sono una roba, oh mio Dio, quanti soldi stai chiedendo a queste persone? Sì, completamente folle. Anche cifre più basse, non lo so, son d'accordo con Luca, dovremmo partire un po' più dal basso secondo me, prima fare letteralmente abbiamo il privilegio che con 10 € cioè se 10 € ci son bastati a fare Loan Shark 3 mesi a noi 2, con l'aiuto di Tremotino, cioè può farlo letteralmente chiunque altro in altrettanto tempo e con altrettanti soldi. Non c'è bisogno di più di quei 10 €, se ovviamente hai il cibo da per mangiare. Noi eravamo fortunati che dopo aver lavorato per un po' di anni avevamo dei soldi da parte. E io avevo Ehm mia madre che mi ha ospitato a casa per diversi mesi. Ciao mamma, quindi è molto importante dire questo. Non avrei potuto scrivere lo Shark senza mia madre. Boh, sì, questo è il consiglio, son d'accordo, c'è una grande è un problema strutturale perché è una cosa che ti insegnano già nelle scuole di game dev che dovresti, sai, no, fare, il pitch, come si fa un pitch? Ecco, in questa giornata invitiamo i publisher, c'è quello di Devolver, chiedi 30.000 € per fare questo gioco random. È proprio una dinamica che cioè è ovvio che funziona, Certo. però, non per come la stiamo approcciando secondo me, Mh-mh. perché c'è tantissima competizione. Mi sto ripetendo, scusate. No, ci sta. Chiuderò Anche perché chiuderò il mi vien da No, di scusa, ah prego. no, vai, 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 giusto, hai ragione, scusami. No, no, volevo chiedere no, ma ci mancherebbe, cioè sei la padrona di casa. No, no, Volevo Esatto, esatto. chiedere mancava volevo Sam, chiedere a ci Sam sta. se Mancava Sam effettivamente, scusate. Ah sì, vabbè, nel senso, in realtà non ho tantissimo da aggiungere. Volevo dire che per me in realtà tanti di questi discorsi sono relativamente nuovi, che comunque ero fino a qualche anno fa un profano a tutto quanto il sistema, cioè non ho fatto accademie, roba, quindi non sapevo, però ho potuto vedere poi lavorando direttamente in azienda che molte persone hanno questo tipo di pensiero, cioè che appunto uscendo dall'accademia si debba poi seguire un percorso che è più o meno sempre quello, no? Di cercare fondi da qualche parte per fare un progetto lungo. Mentre invece mi sembra di molto più valore capire se si riesce innanzitutto a mettere qualcosa fuori nel mondo, che ha già delle grosse difficoltà, cioè nel senso comunque mettere fuori un progetto funzionante, poi non è necessario che sia bellissimo, che abbia una ricezione incredibile, però mettere un progetto funzionante che dice qualcosa fuori dopo 3 mesi, o 3, 4 mesi, 5 mesi, insomma comunque è una bella sfida che le persone che escono fuori da una scuola, un'accademia possono fare, perché è una cosa più sicuramente alla portata di tutti che cercare aiuti un po' fantasiosi, mi viene da dire. Cioè. Mi aggiungo soltanto una piccola cosa legata a quello che è stato detto, perché è effettivamente molto giusto e soprattutto c'è questa dicotomia, perché per quanto imparare a far pitch sia molto utile sia in contesto aziendale, sia in contesto di poi indie, eccetera, i publisher adesso, correggetemi se sbaglio, ma anzi, vi ho sentito parlare in un'intervista del fatto che seguite anche voi Chris Zukowski, quindi effettivamente Nostro signore, esatto, lo seguiamo tutti. tutti dovrebbero seguirlo. E come dice anche lui, ma in realtà anche tanti altri, ormai i publisher danno soldi, in realtà anche giustamente soltanto ad indie che già hanno un riscontro in termini di wishlist, in termini di social, in termini di vendite o comunque riscontro sulle demo, eccetera, eccetera. Quindi a maggior ragione questo vostro discorso è assolutamente corretto, insomma. C'è uno sviluppatore ungherese, non so se lo conosci, Thomas Sala, è un indie, è un solo dev, lo sviluppatore di
Falconeer Chronicles. Falconeer Ah, sì, Chronicles. sì, ok, che Chad. E- Che Giga Chad, esatto. esatto, lui veramente è Giga Chad. No, se ci fosse una guerra vorrei essere protetto da lui, mi vengo a dire, perché veramente... Bellissimo. E lui ha detto una cosa molto interessante l'anno scorso durante un Q&A, che poi ne abbiamo parlato tanto in studio. Secondo lui il mercato dei videogiochi è arrivato a un punto di maturità, cioè se usciamo da 3 decenni in cui, quasi di più, in cui era in un contesto fortemente ancora infantile, dove c'era poca offerta, relativamente poca concorrenza, gli standard qualitativi erano bassi e quindi i soldi potevano girare molto facilmente ed era più normale per un publisher buttare tanti soldi, anche perché poi si univa al fatto che i giochi costavano meno, quindi magari i publisher finanziavano anche a livelli di doppia e tripla tanti progetti contemporaneamente, magari 4 fallivano, ma 2 andavano bene e gli tiravano tutto su e quindi chiudevano comunque l'anno in fatturato. Adesso il mercato è maturo, i costi sono saliti, inevitabilmente non è più così facile ottenere soldi, però in realtà lui dice ci sta, va bene, è un mercato sano, un mercato maturo, cioè fa bene tecnicamente a tutti, è più difficile chiaramente, però spinge anche a una concorrenza sana che ci fa crescere tutti quanti. Ora devi Ehm, pensare a strategie di produzione esatto, effettive, devi migliorare la velocità alla quale produci le cose, devi migliorare il modo in cui le produci, come trovi ciò da produrre, quindi sì, è molto più esatto. interessante adesso. Tutti la trattano come l'apocalisse, ma in realtà è il Mm. momento più prolifico, no? È più bello. Chiaro, adesso siamo, non culturalmente sembra non ne eravamo preparati e infatti da qua mi sembra che venga questa crisi culturale, che è culturale oltre che impiegatizia e economica dell'industria dei videogiochi di questi ultimi 3-4 anni, cioè siamo proprio culturalmente preoccupati e confusi perché non capiamo qual è il modello corrente. In Italia mi sembra che la difficoltà ulteriore sia che fare impresa in Italia è costosissimo ed è difficile, quindi l'industria doppia italiana mi sembra fa molta fatica, così spezzo una lancia che se no sembrava che la volevo prendere a sassate, prima mi sono anche tolto il cappuccio, così sembro minaccioso, cioè è costosissimo fare impresa in Italia, quindi ovvio che affrontare una Certo. situazione come quella contemporanea con il carico fiscale e burocratico italiano è proprio difficile. Il nostro Sì. vantaggio restando piccoli è che è tutto un po' più semplice, no? Mentre mi sembra che il doppia in Italia stia facendo veramente tanto fatica adesso perché hanno dei costi e un peso da portare sulle spalle gigantesco e per quello Sì, tanto rispetto. volevo dire un'altra cosa che, alla quale mi ha fatto pensare Luca, ovvero che, si torna a discorsi produttivi e discorsi di strategia e di modalità di crescita, perché quello che succede è che anche se quello che ho visto succede, poi ovviamente dipende, ci sono sempre, dimostrazioni che sono l'opposto di quello che sto per dire, perché il mondo è bello in quanto è vario, però quello che ho visto succedere diverse volte è anche che le persone che poi finiscono con l'ottenere fondi e crescere tanto e magari finire a lavorare in 10, 15 persone, 20, 25 e più, lo fanno senza aver costruito organicamente il tipo di conoscenza necessaria per fare per portare a termine un certo tipo di produzione e quindi fanno molta fatica, cioè diventa impossibile lavorare, è difficilissimo, le produzioni sono un disastro, sono incoerenti, la qualità del lavoro è inconsistente e si finisce a risolverli i progetti sempre grazie a quello che nel DevOps si chiama l'heroics, ovvero gli atti di eroismo dei singoli sviluppatori Mhm. che o crunchano o si burnoutano, che non è un termine, ma vabbè, Premo il nel tasto burnout. hai bisogno di eroi, no? E questo è il punto del DevOps per completare questi progetti perché non sono stati organizzati in maniera tale da essere sostenibili per esseri umani normali. Il punto è che ci si finisce, secondo me, quando parti con produzioni da 15 persone senza neanche aver capito come fare un gioco individualmente o con un team ristretto, appunto. Cioè, banalmente già le cose sono cambiate per noi drasticamente da quando siamo in 3 a tempo pieno rispetto a quando eravamo in 2, no? Perché Sì. adesso c'è un nodo in più, siamo in 3 con il quale organizzarsi. Cambia Mhm. tutto da 2 a 3 persone. Quando vai a 15, un disastro. È il tipo di conoscenza che ci vuole per riuscire a gestire un processo così complesso come il lavoro di 15 persone concentrato su un singolo progetto per 2-3 anni, non esce fuori dall'aria, non lo tiri fuori dal cappello magico e quelli che riescono a ottenere i fondi per fare questo tipo di giochi comunque fanno fatica a farli. Mhm. E se li finiscono perché si distruggono, buttano la loro vita in questo lavoro
che li consuma. Ehm, e niente, cioè non è un tipo di processo che a noi piace, ecco, quel modo di fare giochi. Fare giochi vuol dire questo, vuol dire crunchare, vuol dire caos, vuol dire disastro, vuol dire bordello, che non è vero per niente, però appunto il tipo di persona che c'è cresciuto dentro quell'ambiente perché si è trovato da subito incasinato con tante persone con le quali lavorare. Son d'accordo. Speriamo dai che i tempi ci facciano maturare insieme all'industria, ecco questo. Ma l'hai detto tu, no? Cioè gli indie ci sono e stanno Sì, sì, facendo sì, in sì. Italia tante cose bellissime, quindi in realtà la situazione per gli indie, secondo me, hai ragione quando dici fanno cose bellissime e le continueranno a fare. Sì. Non ce ne accorgiamo, tu qui. Sì, Mh-mh. sì, sì, è vero. Mh. Cioè c'è molta gente che ha avuto molto più successo di noi, dovrebbero esserci loro qui, no? Sì, Però vero, magari infatti. Magari sono impegnati a fare giochi Vero, molto ci sta. più importanti dei nostri. Magari li molto vero. inviterò. Cioè, è anche un format abbastanza giovane, perché un po' per mia disponibilità, un po' per altre cose, quindi Certo. voglio invitare tante persone, ma è un po', ecco, un po' quello che è. Ah no, ma infatti, ma non è di certo No, non era scontato. No, assolutamente. no, No, ma no, no. infatti, ma a parte il fatto che Eh, non, cioè, non mi sembra neanche giusto, e a prescindere non invito e non giudico neanche da giocatrice, e i giocatori secondo me non dovrebbero farlo, un gioco in base, anche indie italiano, proprio in base alle vendite, in base a c'è il nome X che ha già lavorato a questo. Sì. Sicuramente se c'è un prodotto valevole, lo si può vedere, lo si può testare di prima mano, indipendentemente poi. Il discorso publisher invece è un'altra cosa. Nel momento in cui devi metterci i soldi, è giusto anche che ti venga richiesto una prova, una proof del fatto che tu sappia fare le cose, o comunque che possa attirare un certo tipo di vendite poi, perché comunque i soldi da qualche parte devono rientrare, e se no, quindi sì. Per sottolineare il discorso, scusate, volevo giusto dire che in questo momento, mentre parliamo, nelle novità popolari di Steam, quindi in prima pagina, c'è Placid Plastic Deck: A Quiet Quest, che è un gioco italiano, che io neanche sapevo che stava per uscire, però non mi ricordo se me l'hai detto tu, Luca, o Te l'ho Fabio. detto io ieri che ne abbiamo Io l'ho parlato scoperto da acceso. pochissimo anch'io, sì, che hanno fatto un gioco Esatto, di cioè ne carte. escono costantemente, no, di Mm-mm. giochi che tra una cosa e l'altra sono già 63 recensioni, spero gli vada bene, adesso non ho ancora avuto tempo di approfondire il gioco, però sai, no, ne escono costantemente, ne escono tantissimi, ne è uscito un altro da poco, un dungeon crawler molto interessante, con un art style incredibile, ce ne son tanti di giochi indie intriganti, però appunto poi magari passano un po' in sordina per Vi chiudo questo macro argomento, in realtà l'intervista, con una domanda, anzi una domanda e mezza, Ah, 2 domande. let's go. Cioè alla fine saranno 2. Perché mi sono ricordata di una domanda che voglio fare sempre, perché penso sia molto Ok. interessante, e un'altra domanda che è un po' più generale, ovviamente in parte ne abbiamo già parlato perché è tutto ricollegato al discorso consigli, eccetera, ma vi chiedo da un punto di vista molto più, se ovviamente, se volete, se si può dire, più personale, per il vostro percorso e per la vostra materia specifica, cosa consigliate da un punto di vista di percorso per chi vuole iniziare, magari chi guarda questo canale, eccetera, eccetera, nella vostra materia, cosa rifareste, cosa non rifareste, come approcciare appunto lo studio della materia, comunque dell'argomento di cui vi occupate, o degli argomenti di cui vi occupate, insomma. Ma che bella domanda. La prossima è quella che faccio a tutti, Ok. non questa. Cioè, in realtà anche questa la Ah, faccio a tutti, però sì, certo, sono certo, domande certo. che faccio un po' a tutti. Ti va di iniziare, Sam, che io e Nico abbiamo delirato sull'industria Sia, per ecco, gli scorsi una 40 minuti. precisazione sia per quanto riguarda studio Ortica, quindi ambito Certo. indie, obiettivi, eccetera, sia per quanto riguarda, è proprio legato al vostro percorso da game designer, piuttosto che personale. scrittore, Certo, piuttosto che certo, le nostre artista. prospettive Esatto. personali. Certo, Mhm. certo. È una cosa molto complessa questa. Io ho un percorso un po' particolare, però non mi consiglio, cioè nel senso non so se lo consiglierei a qualcuno in particolare, cioè questo piuttosto che un'altra cosa. Ho fatto lo scientifico e poi ho fatto informatica all'università. Poi dopo informatica, ad informatica all'università ho incontrato delle persone con cui ho provato a fare un primissimo progettino
subito dopo l'università e che ho sfruttato per imparare di fatto a usare un po' gli strumenti del mestiere, Blender, queste cose così. Quindi è una cosa, ho visto che è una cosa un po' anomala, però comunque ha funzionato, nel senso che in realtà quello che ha funzionato forse è stato avere un progettino da mostrare, quindi questo progetto, anche se non era finito, comunque era qualcosa, piuttosto che non avere nulla, comunque dimostrava che io fossi in grado di fare determinate cose e a un certo punto della mia vita mi sono trovato, è una cosa importante è che mi sono trovato nel posto giusto, al momento giusto sicuramente, perché ero per altri motivi, sempre di lavoro, ma per motivi che appunto che non c'entravano nulla con il game development, ero a Torino, ho avuto l'opportunità insomma di andare a far vedere questo progettino di persona. Poi insomma a chi mi ha assunto, però non so se è qualcosa che riguarda nello specifico il percorso che ho fatto prima. Sento che potrebbe essere qualcosa che riguarda tutti i tipi di percorsi, cioè l'importante credo che sia avere qualcosa che dimostra che sei in grado di fare, in grado di dare qualcosa e non lo so, è una domanda molto difficile, è Pensi molto che, molto difficile. pensi che l'informatica ti abbia aiutato da un punto di vista proprio tecnico della tech art? O sono proprio due cose? Io Allora, non mi intendo, cioè per me sicuramente. la parte tech art Sì, sì. sto Sì, cercando sì. per dei progetti di entrarci per vie traverse, però veramente vi ammiro, nel senso che è proprio una cosa incredibile. Quindi te lo chiedo proprio perché sono ignorante in materia, ecco quello. Ma sono ignorante anch'io. Ma non è vero, non è È un possibile. uomo incredibile, è anche modesto. Non penso proprio che tu sia Vabbè, nel senso, ci sono persone che sanno veramente tantissima roba. Io mi sono avvicinato alla tech art molto molto di recente e Ok. sicuramente avere le basi di programmazione, di informatica aiuta, quello è fuori di dubbio. Non lo so, questa cosa qui mi rende solamente possibilmente una figura ibrida, nel senso che volendo potrei fare alcune cose se decidessi un giorno di rispolverare, togliere un po' di ragnatele da. Attenzione alla frusta però. Non si sa, Eh. Abbiamo trovato il nostro programmatore. Perché a questo punto faccio gli No, script? no, Sam, è anche più veloce, così almeno quest'uomo programmi e deve, implementi tu. no, lui No, deve no. continuare a fare arte, non gli Io permetterò mai di aprire Visual Studio ma non Code, mi considero mai. neanche un programmatore. Parlo sempre nell'ambito di tech art, che è molto molto più ristretto, Vero, mentre invece la programmazione di videogiochi richiede veramente tantissimo, cioè è Esatto. un ambito a sé che richiede tantissimi anni di conoscenza, così come qualsiasi ambito, però. Quindi questo, cioè avere questo background sicuramente mi dà magari uno slancio verso la tech art. Il resto, la parte di arte vera e propria è una cosa che mi è venuta un po' da sé, nel senso perché è una cosa che comunque facevo già a parte, un po' nel tempo libero, e mi piaceva, quindi sicuramente lì poi interviene la passione. Boh, sì, non so bene cosa, cioè No, veramente ci mi trovo sta. un po' in difficoltà No, perché tranquillo. appunto è veramente complesso. Ma se ti viene in mente È qualcosa anche troppo dopo, non ti umile. preoccupare. No. Anche dopo non ti preoccupare, anzi, hai risposto abbastanza, insomma, si è capito quello che intendi e comunque anch'io vengo da un percorso in cui ho cambiato strada e posso capire che è anche difficile elaborare come alcune skill, perché non sei neanche sicuro che magari alcune skill che ti porti dietro No, possono infatti. effettivamente avere un riscontro, comunque ti possono aver aiutato. In realtà poi magari l'hanno fatto, però è difficile mettere insieme i Mhm. pezzi, lo capisco benissimo. Sicuramente, secondo me, diciamo, mettere le mani in pasta in tante cose è una cosa che aiuta, ma questo credo in generale nella vita, cioè Cioè, porta ad avere dei risultati che sono più ricchi perché hai più cose di te da mettere dentro in quello che crei. Vabbè, no, stiamo andando già nel filosofico, quindi no, ci sta, ci mi sta, ci sta, fermo. Quindi. ci sta, ci sta, ci sta. Persona, che spessore.
Sensei. Pagliaccio. No, se no. posso dire una cosa su Samuele, che forse non la dirà, una delle cose più che secondo me lo rende un artista con cui lavorare in un contesto come il nostro assurdo è effettivamente la sua versatilità, nel senso che lui è stato in grado ed è in grado di occupare, lui gestisce l'arte, è un artista, secondo me come lui è una figura rara, perché non è il tizio che, apro Blender, guarda quanti poligoni ti faccio, non è fissato con farti le texture per il feticismo di farti le texture, ho detto una roba a caso. Lui è un artista, è uno sviluppatore che fa art, pensa al gioco Mhm. e ci pensa complessivamente. Ha fatto le sprite di Dark Reality, così come ha fatto la direzione artistica di Birdwatching, così come aiutando il suo amico Tremotino con dei pareri assolutamente indiretti, ha fatto la rimodellazione degli asset. È una cosa che, cioè, a me, ma penso di parlare anche per Nico perché lo diciamo spesso, lavorare con un artista come lui è stupendo Probabile. perché stai lavorando con una persona completa che non si è limitato e non si è chiuso in un piccolo ambito e soprattutto pensa come uno sviluppatore, non pensa come un Esatto. artista. Scusa Sam, No, dovevo cannibalizzato, però ci tenevo a dirlo perché... no, ci sta. Ci Ti sta. mando dei bacini. Vai Nico, come si diventa Nicola Dao? Eh, tanto deadlock. Eh, Quello è fondamentale, anche e per un po'... diventare Sam. Soprattutto alle 2:30, 3 dopo pranzo che non c'avete voglia di lavorare e vi va una partitina veloce, poi arrivano le 4:30. Allora, mi sentirei di dire 2 cose. La prima è in realtà una rielaborazione di quello che dice Sam, ovvero, del fare, cioè trovate quello che vi piace fare, fatelo e basta. Cioè, che sembra una banalità, però è vero. Io se dovessi tornare indietro al me stesso di un tempo, cercherei di togliermi tutti i concetti strani che c'avevo di videogioco come cosa complessa, come cosa delicata, come cosa da studiare, come cosa da... quanto tempo che ho passato a guardarmi GDC Talk piuttosto che aprire Unity e provare a fare cose. Per me non è stupido, cioè non è scontato come suggerimento, sebbene sia banale, perché poi è vero che quando stai imparando tendi a sovrappensare, dover pensare che le cose abbiano un processo specifico, che devi impararlo e poi applicarlo, quando in realtà nessuno sa quello che sta facendo. Tutti quanti gli sviluppatori che vi dicono come si fanno le cose stanno mentendo perché hanno solamente trovato il modo in cui loro stanno facendo le cose e che funziona per loro e sono modelli che potete imparare, seguire più o meno come vi pare, perché poi sono tutti utili, conoscerli è importante assolutamente, però poi l'unica cosa che ti differenzia è davvero quanta roba hai fatto. Io fino al terzo anno di università, quarto anno, facevo veramente schifo a programmare e anche adesso non è che sono bravo, cioè adesso quello che è cambiato è che è uscito ChatGPT, che mi aiuta particolarmente. No, non dovevi dirlo, siamo Eh, condannati adesso, no! No, sì, si scherza, lo usiamo tantissimo, è molto utile. io ho bisogno di quel supporto, non sono un bravo programmatore. Lo sarei diventato se invece appunto di guardarmi tutti i video su architettura Solid avessi programmato un po' di più, probabilmente stessa cosa sul design. Mi sono messo più a pensare come si fa questa cosa che a svilupparmi creativamente. Che è quello poi secondo me, come diceva Sam, che gli ha permesso di in realtà essere assunto senza alcun tipo di esperienza pregressa, aveva qualcosa di concreto tra le mani e non è scontato. Tutto il resto è fuffa, cioè nel senso fate un po' come vi pare, non cambia niente. Potete andare in una scuola, potete non andare in una scuola, potete fare design, non fare design, sviluppare da quando avete 12 anni, sviluppare da quando avete 18. Io mi sono messo tanti problemi e molte angosce anche crescendo ma io non ho fatto programmazione a scuola, quindi non ho basi, non sarò mai bravo come altri programmatori. Sti cazzi, davvero fate quello che volete, cioè proprio la cosa più importante è sbloccare il proprio percorso e seguirlo decisamente e non mettersi l'angoscia di non essere andati in una scuola specifica o chissà che. Aprite Unity e fate robe, aprite Godot però non piuttosto che Unity. No, che poi è una battuta, ma in realtà effettivamente ora che ci penso è un punto, perché poi molti chiedono tipo cosa dovrei fare, ragazzi vanno a chiedere sui forum tipo Unity o Unreal, ma tutti e Godot. due, Godot. Godot, esatto. Ovviamente. Tutti e due, cioè aprite sia Unity che Unreal che Godot e fate un po' qualcosa su tutto e se vi piace ok, se non vi piace cambiate. Aprite Scratch, chi se ne frega, però fate cose, la cosa più importante. Sì. Quindi
Numero 1. Numero 2 è l'unico vantaggio. Allora, no, bugia, perché poi in realtà l'università che ho frequentato mi ha dato tanto. Però mi ha dato tanto, effettivamente, ora che ci penso, sempre e solamente in un contesto specifico, ovvero mi ha fatto conoscere delle persone molto belle che mi hanno fatto crescere professionalmente, che fossero colleghi, quindi altri studenti come il mio amico Andrea, al quale manderò questo video così posso dirgli di averlo citato e dirgli in differita che gli voglio bene. Tanto ci sentiamo stasera per giocare a Deadlock perché è uno di noi. Professori o chi per loro. Secondo me la seconda cosa più importante che si può fare, oltre a professionalizzarsi individualmente in camera propria o all'università dove sia, facendo cose su Unity, è conoscere più persone possibili. Come la ricerca dell'anima gemella, no? Cioè io non da solo faccio cacare, non starei facendo quello che sto facendo adesso se non fosse per Luca e Samuele, e nello specifico loro due, perché poi un errore che fanno molte persone è che quando iniziano a formare un team, formano il team cercando il ruolo che gli serve, il programmatore o il designer o l'artista. Ma quando parlo di Luca e Samuele io dico che non riuscirei a fare quello che faccio se non avessi proprio loro due, perché è con loro due che mi sento così bene nel lavorare, così rilassato, con i quali abbiamo tante idee in comune, con i quali si è sviluppato un rapporto nel corso del tempo che secondo me oggi ci permette di essere così efficienti e così bravi, tra virgolette, nel senso che non c'è disagio da parte mia, poi non so questo. Io non provo disagio, poi loro soffrono ogni giorno magari, è un'agonia. Però da parte mia non c'è disagio, non c'è che anche questa magari sembra scontata, ma ne ho dovuti provare di assetti dove c'era sempre quella cosa che no, poi in realtà con la persona non andavi effettivamente tanto d'accordo e non c'è la stessa sintonia e la stessa lo stesso onde cerebrali che si connettono. La mia compagna continua a sognare me e Luca e me e Samuele che ci sposiamo, no, perché effettivamente perché effettivamente è un po' gelosa. Quando eravamo vicini di casa che riusciamo a vederci molto più spesso, le battute, Anche la mi compagna di state Luca. tradendo, anche da parte della mia compagna. Adesso vediamo, la compagna di Sam è molto più, devo dire, sicura perché ha capito che siamo dei pagliacci, quindi poi sa che non le faremo mai un Non si torto, sente quindi minacciata. non si sente No. minacciata da noi. È Eh, cialdissima lei. e per quanto faccia ridere, appunto, è la verità, no? Nel senso che c'è un rapporto molto stretto, è quello, no? Che Studio Ortica. Studio Ortica non è un designer, un programmatore, uno scrittore, siamo noi tre nello specifico. E questa è la cosa meno scontata di tutte, secondo me, quello a cui magari la gente non pensa, è che devi davvero trovare la tua anima gemella, no? Con cui fare le cose bello. E questo è un consiglio che mi sentirei di dare: cercate quello, cioè non state a concentrarvi tanto su la mia idea di gioco, ma chi se ne frega. Cioè io ho fatto delle cose con Luca e Samuele che non avrei mai fatto da solo, e il bello è che sono nate invece solo grazie al connubio delle nostre 3 cerevela tutte insieme. E adesso che siamo tutti e 3 full time non vedo l'ora di passare al prossimo gioco perché chissà cosa cazzo esce fuori, no, solo perché noi 3 in questo momento siamo combinati, cioè è come un match 3. In questo momento noi 3 faremo questo. Boh, sì, queste 2 cose. Hanno detto veramente tutto quello che c'era da dire. Voglio giusto dire due robe sulla scrittura nello specifico. È un addendum che mi ha fatto venire in mente Nicola che diceva effettivamente ognuno trova le sue vie, no? Effettivamente fa giochi Jonathan Blow che passa 9 anni un mega programmatore che passa 9 anni a fare il suo linguaggio di programmazione e offendere i suoi utenti su Twitch venendo pagato per farlo, ma fa anche giochi Toby Fox, cito proprio i due nomi proprio più mainstream che mi vengono in mente, e fa uno solo if statement per tutto Undertale. Non importa da dove venivano, cosa hanno fatto, alla fine l'importante è che hanno fatto giochi. Sono assolutamente d'accordo. Volevo dire giusto una cosa sulla scrittura, che è categoria bistrattata, giustamente. Secondo me, personalmente, da mia esperienza, voler scrivere per i videogiochi è una cosa molto bella, però è anche complicata perché scrivere per i videogiochi non vuol dire scrivere per i videogiochi, è una cosa molto più ampia. Secondo me, quello che direi
che direi a me stesso, lo dico per questo, no? Non lo voglio dire a un ipotetico Giulian Giorgio, lo dico a Luca del passato, è che voler fare narrativa con i videogiochi vuol dire capire prima di tutto come si fanno i videogiochi, secondo me è imprescindibile, il che non vuol dire che uno debba diventare chissà che cosa di particolare, penso anzi che ragionare in termini di ruoli sia particolarmente dannoso se quello che interessa a qualcuno è di raccontare storie con i videogiochi. Perché per carità di Dio, se vuoi fare il Mugenix della situazione, ok? Se sei un sistemista, se ti piace proprio fare il gioco, è legittimissimo che ragioni, che definisci la tua identità in termini di game designer, secondo me. Se vuoi fare la simulazione della società cartaginese, sei un game programmer, va benissimo, legittimissimo. Poi in realtà il discorso ovviamente è molto più complesso. I ruoli fanno male sempre quando diventano, però nello specifico la scrittura, ragionare in termini di sono lo scrittore rischia di farti pensare che i tuoi strumenti espressivi siano eh, battere le dita sulla tastiera per creare dialoghi, ma è molto più di quello, dovrebbe essere molto più di quello, anche se poi fai quello, che è quello che faccio io adesso, per esempio in Studio Ortica per la maggior parte, lo potrei fare molto meglio e cerco di farlo meglio, capendo meglio come funziona, cercando di diventare sempre più bravo a fare genericamente giochi, perché è quello che poi ti aiuta. Non puoi avere una prosa eccellente, ma avere una prosa eccellente funziona se stai scrivendo un libro. Se vuoi scrivere un gioco ma non hai idea di cosa sia una mesh, se vuoi scrivere un gioco ma non hai idea di cosa voglia dire creare un game loop, non hai idea di cosa voglia dire ragionare in termini di interazione utenti, di interazione di input e di output, non puoi veramente, cioè finisci che fai i flavor text di God of War Ragnarok, che ne so, non so neanche se ci sono i flavor text, non l'ho giocato, però quello che voglio dire è che quello che consiglierei a me stesso, e quindi di conseguenza a chiunque che voglia raccontare storie con i videogiochi, è di imparare semplicemente a fare i videogiochi, non dimenticando quello che gli piace fare, no? Cioè non consiglierei mai a me stesso del passato di fare un percorso di studi diverso e di non interessarsi alle cose che gli interessavano, come nel mio caso scienze della comunicazione, vuol dire il cinema, la letteratura, perché vuole fare videogiochi. Non devi diventare un programmatore perché vuoi raccontare storie con i videogiochi. Devi semplicemente fare quella cosa che hanno detto sia Sam che Nico, cioè di mettere le mani in pasta e imparare a raccontare storie con i videogiochi, che vuol dire imparare a fare videogiochi. Trova qualcuno che sappia fare le cose che tu non hai interesse o non sappia fare meglio di te, come ho avuto la fortuna di fare io, però devi avere un'idea di come fare videogiochi, no? Cioè, ti prego, non leggere il viaggio dell'eroe, non ti serve, non è quello il punto, no? Poi è utilissimo, cioè è interessantissimo, però alla base quello che poi di profondo c'è, mi sembra, è capire il medium. Cioè se tu, il punto è, se approcci come, diciamo, scrittore un medium con le nozioni di un altro, cioè se approcci il videogioco con le nozioni di un libro, e c'è qualcosa che non va, secondo me, cioè ti limiti. E quindi finirai che fai dei ragionamenti strambi. E di me allora la gente poi finisce che fa i meme su di te. Dico, mi ha mandato un meme terribilmente vero qualche mese fa su cosa vuol dire il writer. Non lo posso Io lo dire perculo un perché... sacco, lo Sì, perculo ti veramente perculo un sacco, tantissimo. tra Tra l'altro. l'altro poco fa, scusami, ti interrompo un attimo, hai detto che il mio lavoro è quello che tu non vuoi fare e non mi piace l'immagine che dà di me. Quella cosa ti farò contattare dal mio avvocato. E io giro il meme che mi hai mandato, coglione. Eh, a battute a parte. Quindi è quello. Mi sembra che lo scrittore tendenzialmente si releghi per videogiochi a scrivere sulla tastiera. Dovrebbe divertirsi a fare più di quello, perché poi è molto più bello, secondo me, scrivere un gioco avendo un'idea vera di che cos'è il medium e di che cosa puoi fare e sapendolo anche fare. Terribile finire a essere il tizio delle idee, cioè la tua visione creativa, che poi cioè il raccontare una storia non lo puoi fare se non hai idea di che cosa stai usando, no? Ma immaginati un regista che va e non ha idea di come si gira, non ha mai preso in mano una telecamera e non ha mai girato, non ha mai fatto la fotografia di un film. O poi ovvio non è lui direttore della fotografia perché non le conosce lui le luci alla perfezione, però se non ci ha mai provato, ma come può pretendere di farlo? No? Non puoi raccontare una storia se non sai usare gli strumenti. Quindi apri Godot, si torna sempre lì. Volevo dire che è uscito da poco un video di Josh Sawyer, il nostro signore Josh Sawyer, in cui che è Ah, non l'ho visto tra l'altro, non l'ho ancora visto quello. il direttore non creativo, ma ormai dello studio director di Obsidian, ehm, in cui appunto parla di questo concetto, ovvero
imparate a fare un po' di tutto, però nello specifico ci tiene a sottolineare che non vuol dire che dovete imparare a cioè non vuol dire che Sì, infatti. imparare a fare di tutto vuol dire essere un programmatore. Ci vuole molto meno di quanto uno possa pensare a imparare le basi di qualcosa. Ti guardi veramente 2, 3 video su YouTube giusti e hai le basi di quell'argomento. Cioè ti segui 1 o 2 youtuber che parlano di programmazione o di disegno 2D, basta, sai cos'è una scala di colori. Cioè poi non è che devi fare chissà che, però almeno un minimo Esatto. è impor Come ti sei permesso di specificare il mio approfondimento? Adesso faccio io causa te, dannato. Mi dispiace Sam, stasera niente deadlock, dobbiamo si litigare. cancellano, si cancellano. Che dobbiamo fare? Vi ringrazio intanto. L'ultima domanda che vi faccio, che è correlata a questa e che faccio un po' a tutti, un po' per finire con più leggerezza, potremmo dire, è... Dopo le minacce di causa, Vicente. Esatto, esatto. È quella di chiedervi 2 o 3 giochi che consigliereste e che vi hanno Oddio. formato particolarmente. Oddio, no, Niente, no, è sempre no. io sono allora, No. io sono la Spariti prima tutti i giochi che che ho giocato dalla mia testa. Esatto, sì. io sono la prima che se mi chiedi qual è la tua canzone preferita, qual è il tuo gioco preferito, qual è il tuo X preferito, io non ho preferiti perché dovrei iniziare a una lista, quindi capisco. Però No, Due ma è una solo? bellissima domanda. Però possiamo chiedere prima di tutto i tuoi, se ti va. Sarei curioso di iniziare in realtà Maestro, facendo parlare te in che genio. conclusione. Quali sono quelli che ti hanno formata come sviluppatrice? mi hai preso la provvista. Che mossa incredibile, grande. Aspetta, aiuto. Ok. Se vuoi diciamo prima noi, per carità di No, Dio. beh. Poi però vorrei stare molto curioso di sapere No, i tuoi, guarda, se ce li hai. vado veloce, se volete, perché non Vai. voglio anche trattenervi, che vi avevo promesso Ma alle 19, figurati, ma no, vabbè. vabbè. Ehm, Vai. Siamo noi che siamo no, logorroici. tranquillo. Allora, i primi 3 che mi vengono in mente sono uno che proviene dalla mia infanzia, che è un po' uno stereotipo dei giochi per femmine, purtroppo, però più che altro mi ha introdotto al mondo anche sistemico del videogioco, che è The Sims. 2 e poi il gigantesco. 4, quindi in generale il Certo. franchise, e mi ha introdotto anche da un certo punto di vista a, potremmo dire, la narrativa emergente, chiamiamola così, Certo. comunque insomma, la creazione di storie sandbox, cose di questo tipo, ed è molto importante. È caduto un po' in disgrazia per vari motivi, però è stato molto importante per l'inizio, ecco, per un'ispirazione iniziale. Un altro gioco che è stato uno dei primi che io diciamo vengo da una storia purtroppo familiare di non particolare accesso al videogioco e di tanta pirateria, l'ho detto diverse volte, e uno dei primi giochi che ho comprato effettivamente col mio PC, con le cose eccetera, è stato che uno dei primi che mi ha fatto dire forse vorrei fare questa cosa, Life is Strange. Bellissimo. Sì. Mio fratello ha fatto game programming per Life is Strange. Sì. Per colpa di Life is Strange. Sì. Sì. Ok. Sì. Ok, che figata. Mi hai sorpreso, che figata. No, sì, diciamo che è stato quello uno dei giochi, che poi ce ne sono diversi, però è stato uno dei giochi narrativi in particolare che mi ha fatto dire ma il videogioco può fare questo, attenzione. Certo. Il terzo, da un punto di vista creativo, è sempre un gioco narrativo ed è Kentucky Route Zero. Ok. Bellissimo. Che mi piace tanto, forse per una mia deformazione di vecchio stampo letteraria, perché ha tipo tutte queste citazioni incredibili, e riferimenti incredibili, ma anche da un punto di vista di regia artistico e di messaggio, che a volte può essere anche un po' troppo criptico, però allo stesso tempo è molto molto ispirato. Quindi diciamo che cito questi perché sono quelli più formativi da un punto di vista artistico, cioè artistico creativo, ecco, insomma, che mi hanno un attimo fatto dire
che figata, nel senso, poi ho giocato a diverse robe che banalmente God of War del 2018, che mi è piaciuto un sacco, altri giochi, oddio, anche giochi meno narrativo-centrici, ma anche più Certo. sistemici, eccetera, che mi piacciono tanto, a cui poi ho deciso di andare avanti con level design. Hai risposto. Ah, devo andare io. No! Il gioco che mi ha introdotto, che non è vero, non è il primo gioco che ho giocato, però l'ho giocato talmente tante volte che mi ha proprio fatto appassionare al medium da bambino con lo stupore che può avere un bambino, è stato Ratchet Clank. Cioè che l'ho veramente distrutto, ho consumato il CD, perché poi lo ricominciavo sempre. Se la contendono quella, Ratchet Clank e Sly Raccoon, che mi hanno fatto tanto appassionare ai videogiochi. Tutto merito di mia madre che ci ha regalato la PS2 che eravamo piccolissimi, facendo questo balzo di fede gigantesco. Mia nonna non approvava, lei era molto scettica di questo, e nostra madre invece ha fatto questa cosa molto bella. Mi sono appassionato ai giochi di ruolo e quindi alla narrazione nei giochi tramite Mass Effect 1 e 2. Non ho mai finito il 3, purtroppo, perché per una storia assurda, perché sapevo che il vero finale lo si poteva ottenere solo con il multiplayer, ma all'epoca, Ah, ok. all'epoca era necessario il multiplayer, ma non potevo giocare multiplayer perché ero minorenne. Quindi Mm. ero talmente addolorato dall'idea di ottenere un finale marcio perché non potevo materialmente giocare quello come volevo che l'ho interrotto. Ma avevo tipo Assurdo. sentito l'assistenza, non te l'avevo mai raccontato, Nico. Avevo Non lo tipo sapevo sentito questa cosa. l'assistenza, eh sì, perché subito io l'avevo comprato subito dopo l'uscita, un annetto massimo tipo, e in quel periodo io demente avevo messo la mia data vera di nascita sul mio profilo Xbox, io lo giocavo su Xbox, sull'Xbox 360, io avevo messo che ero minorenne, non potevo giocare online al multiplayer di Mass Effect. Hai contattato l'assistenza? Ho contattato l'assistenza, ho parlato in inglese con un signore, l'ho supplicato, gli ho detto la prego, io voglio giocare, mi faccia cambiare la data, non me l'hanno lasciato fare ovviamente. Sì, un'epoca assurda, no? E poi ero su Facebook, cioè capite la follia? E io non ho potuto finire Mass Effect 3, dannazione! Eh, non ho mai sposato Liara, dannazione! Ecco. Lì mi ha appassionato tantissimo al gioco, mi ha introdotto proprio al gioco di ruolo. Poi sono andato ho esplorato tantissimo il genere, però quello è quello che mi ha introdotto. E poi stavo pensando che forse se poi ho voluto continuare a lavorare, appunto quello che poi mi ha tenuto ci sono tanti giochi che potrei citare, ma un gioco che ho giocato in un momento molto particolare della mia vita, cioè quando stavo finendo l'università, e che mi ha tenuto in mente lo sviluppo di videogiochi come carriera, è stato Death Stranding. Cioè, ho giocato il primo Death Stranding che stavo facendo il terzo anno di università, era un periodo in cui ero molto indeciso sul futuro e in quel momento non ero per niente sicuro di andare nei videogiochi. E ho giocato Death Stranding e mi aveva impressionato talmente tanto quello che aveva fatto lo studio di Kojima con quello che avevano fatto con il Medium che mi ha tenuto viva la passione. Non che stessi smettendo di giocare per carità divina, però giocavo, cioè non ci pensavo più tanto all'idea di voler fare videogiochi. Invece Death Stranding mi ha talmente colpito, volevo lavorare nel mondo della creatività, dell'intrattenimento e dopo aver giocato quello ho detto sì, voglio continuare a voler provare a fare questa cosa. E poi sono finito a scrivere degli uccelli parlanti, quindi happy ending direi. Prego, tocca a te Nico. Siamo ancora a 2 progetti da Death Stranding. Siamo ancora a solo 2 progetti da Death Se Stranding. volete 2, 3, 2, 3, magari 3, sì, non vi forse 2 è un po' discarico, Magari limite. 3. Sì, sì, non restiamo vi... umili. come volete. I tuoi Nico? Allora, stavo pensando, skipperei la fase infantile perché anch'io avevo accesso solamente al gioco tramite pirateria, quindi PlayStation 1 e PlayStation 2 e questo amico, ex
proprietario di un noleggio vicino a casa che mi ha dato uno scatolone tipo gigantesco, pieno di DVD e dischi a 5 euro di roba. È veramente un sogno febbrile la mia esperienza infantile con i videogiochi. Cioè, potrei aver giocato a di tutto e a niente. Non ho i titoli di nulla, ma potrei aver giocato a Kingsfield e non lo so, cioè tipo cose del genere. Però mi sono Tra l'altro, informato per lì. specificare, scusa, 5 euro l'intero scatolone, Sì, vero? no, 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 Esatto, esatto, esatto. no, 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 ci mancherebbe, figurati se no. Perché appunto non ci potevamo permettere chissà che, quindi mi ricordo l'unico gioco che forse ho comprato per PlayStation 2 era Tarzan, il gioco di Tarzan. Giocato da mio zio, tanta roba. Mamma mia, che Gioco spettacolo, capolavoro. con le liane, Eh, vabbè, gameplay incredibile. Però non fa molto game designer consigliare Tarzan per PlayStation No, 2, no, quindi infatti. Ma neanche level design, onestamente. no, non tanto. Da quando poi, vabbè, sono cresciuto in adolescenza, PlayStation 3 mi sono spostato PlayStation 3 e 4 su titoli più mainstream perché iniziavo a navigare su internet, quindi i GTA, Battlefield. Ero uno di quelli che giocava a FIFA, quindi ci sarà stato un indie game designer del 2013 che mi diceva questo stronzo che non mi compra i giochi su Steam. Jonathan Blow Eh, probabilmente si è sì, lamentato sì, di te. esatto, esatto, esatto. L'italiano che gioca a FIFA e a Battlefield e a Call of Duty, tantissimo, tutti i Call of Duty. Poi quando mi è venuto in mente di fare videogiochi, da lì ho approfondito un pochettino, direi quelli consiglierei 3, nel senso 3 giochi mi hanno formato nell'adolescenza e adesso che sono un giovane adulto. Che No, termine. sei un adulto, non sei più No, no, giovane. giovane adulto. Vabbè, come vuoi tu, bro, come vuoi tu. Ancora ehm Quindi direi assolutamente guarda, ti sto per sparare proprio i titoli più maschio etero, cis, generic, blend, Va però bene, Voglio sono nessun sentirli problema. adesso, Fallout New Vegas, Ma, ovviamente. sì esatto, tipo prevedibili ma Dark Sì, non l'ho Souls, detto perché ci sapevo che sta. l'avresti detto tu, quindi. Tanta roba, cioè, insomma. ehm, allora Fallout New Vegas assolutamente per, mhmm, 2 cose: il world building e la filosofia di sviluppo molto, ehm, mhmm basata sull'individualità di ognuno degli sviluppatori che c'aveva appunto il controllo delle proprie zone e poteva gestire un pochettino le quest come cavolo gli pareva, mi piace un sacco quell'approccio lì. E vabbè è un gioco incredibile che devo dire, non c'è molto da dire, Fallout New Vegas è un mondo in un dischetto, che ti parla di filosofia e società e fine del mondo e pattern dell'essere umano, incredibile. Dark Souls perché perché vabbè, il classico meme del "mi ha curato dalla depressione". Ehm, mhmm, ovviamente è un gioco pazzesco dove anche lì il world building è molto importante, però hai quello che in fin dei conti è davvero un sistema che ti cura se sei in un momento un po' di inerme della vita. Dark Souls ti inizia a far fare dei piccoli cicli di frizione contro dei muri che poi superi e che abbatti e che risuperi e ti fa partire 'sto ciclo di affrontare le difficoltà è giusto ed eventualmente riesci a superarle, che poi eventualmente rompe fuori dal gioco e, continua nella vita reale, no, quindi ti abitua a sbattere un po' la testa contro le cose. Ehm, quindi assolutamente quello però appunto molto valore personale, a livello di design. From Software ha tanti approcci che in realtà sono filosofie anche di Studio Ortica, cioè anche loro se ne sbattono assolutamente di bug, feature, UX. Il level design appunto, il level design il designer di From Software Pavo, metti la scala qua, che cazzo se ne frega. Ehm, quindi, ho appena paragonato Studio Ortica a From Software perché avevo Hai qualcuno che fatto. sia Vabbè, ma non è l'ultima di una serie di dichiarazioni discutibili dagli sviluppatori di Studio Ortica. questa è in assolutamente Dark Souls. Prey 2017 di Arcane, perché, un altro incredibile esempio di, uhm,
mondo in un cassetto, cioè il viaggio del giocatore all'interno di quel gioco è qualcosa di così diegetico, naturale, organico, un mondo interconnesso, con un level design strabiliante, tanti piccoli segreti che però il gioco si aspetta che tu trovi e non ti sbatte in faccia, i modi di risolvere i problemi interessantissimi, cioè per il 2017 credo che sia uno dei template, appunto, insieme a Fallout New Vegas, di cose che mi piacerebbe fare. E poi appunto si può prendere tutto il ramo intorno a loro e darlo per scontato come altre cose che consiglierei, quindi appunto Weird West, Divinity Original Sin 2, la roba di Larian in generale. Etch. Quindi sì, assolutamente questi tre. Per uscire un po' però dall'etichetta, appunto, che ho detto i 3 giochi tipo da stronzo qualunque, Sei bro. consiglio anche Silvi Lime, assolutamente, che è tipo un Tanta roba. Non conosco. un mirabolante, è un incredibile platformer da parte di una designer che apprezzo tantissimo, che si chiama Silvi, che mi ha insegnato sostanzialmente cosa significa fare giochi per rimanere vero, true to yourself, per fare giochi che parlano a te e che parlano di te agli altri. È un platformer pieno di è un platformer molto ostico, ma non ostico nel senso che come Paper Mario, non Paper Mario, che dico, i classici rage game, no, ti fregano in maniere strane. È un platformer che col quale devi grattare, devi strusciarti, no, come dire, devi Okay, propinartici un po' okay. Calmati, addosso. Nico. Calmati. Mamma mia, che Vabbè, schifo. è stato un momento di va bene. Brainfartato. Ehm, un platformer col quale ti devi un po' ingaggiare per riuscire Già meglio. ehm, No, ho a capito, sì, sì, ci sta. ad aprirlo. E niente, mi parla un sacco. Quello lo consiglierei assolutamente come: "Ecco, cazzo, voglio fare quella roba. Voglio fare una roba che come Silvi Lime parla così di me", tra virgolette. Rappresenta me in maniera così vera e onesta. Figo. Basta, evito di dire altro perché se no, No, veniamo ci Peggy sta. 18. Dannato. Vabbè, innanzitutto volevo dire, Nico mi ha rubato Dark Souls, quindi Dannato. tu qualsiasi cosa Volevi? dirò sarà scontata e Volevi? banale. Grazie, Nico. Vabbè, uno appunto è sicuramente Dark Souls. Vabbè, che dire, non lo so, il primo Dark Souls è stato magistrale, ma proprio come esperienza di vita, tant'è che poi non ho sentito in realtà il bisogno di giocarne nessun altro perché ero completamente appagato da quello che mi aveva dato tutta l'esperienza. Estremamente profondo. Non lo so, appunto un mondo in cui ti puoi immergere e sperimentare e in cui vieni ripagato per mettere un po' di pensiero nelle cose che fai. Vabbè, volendo lo puoi giocare anche a cazzo di cane, è vero, però è un mondo che ti offre anche tanti spunti di libertà. E poi il secondo, non lo so, direi che è un gioco che mi ha influenzato molto e per una lunga parte della mia vita. Un po' strano forse, però è World of Warcraft. Perché è un concentrato di tutto. E è un mondo cioè, è un gioco che vende molto bene il mondo che rappresenta. Riesce a essere super organico, riesce a coinvolgerti, ti vuole far trovare un tuo posto al suo interno eh, e non lo so, comunque è un raccoglitore di fantasie molto raro, secondo me, cioè, c'è veramente tantissima roba dentro e secondo me è stato e continua a essere anche di grandissima ispirazione oggi per tante cose. Ci puoi trovare veramente spunti per qualsiasi cosa. E è anche un grande esempio per me
gioco che ha fatto tantissimo, però con poco. E questa è una cosa che mi piace molto, cioè non sono un grande amante delle cose complesse, preferisco molto giochi che vadano al punto, che siano semplici ma che ti riescano a coinvolgere con poche cose. E il terzo è un gioco molto più che ho giocato molto di recente ed è un gioco che secondo me cambia la vita alle persone Esatto, lo sapevo. ed è Outer Wilds. Ok. E niente, vabbè, è un altro mondo incredibile e non lo so, è veramente profondissimo. Magari deve risuonare un pochettino con alcune cose dentro di te, perché effettivamente finisce per essere molto esistenziale. Però è un gioco che mi ha dato una visione diversa proprio su cosa si può fare con un videogioco. E adesso sento che è una cosa cioè, è un gioco che devo consigliare a tutti quelli che mi chiedono Ci sta. cosa gioco adesso. Gioca di Outer Wilds. Ci sta. Io devo ancora giocarlo e fa un po' paura perché ho visto delle clip che mi hanno ispirato un po' di tassofobia, allora vabbè, non so se siano C'è anche effettivamente lì veritiere o meno, però aiuto. Però vabbè, insomma, ho sentito tante belle cose su Outer Wilds anche. Va bene. Se non avete nient'altro da aggiungere, ditemi voi. Io Direi che intanto, abbiamo parlato esatto, abbastanza. ci sta, ci sta. Intanto vi ringrazio per essere passati sul mio canale, vi ringrazio per la chiacchierata, ci ho tenuto qua anche più del previsto e niente, mi ha fatto molto molto piacere e penso si siano venuti fuori spunti molto molto interessanti sia in live che poi spero anche su YouTube, se riuscirò a fare un lavoro di editing un po' come al solito Dove non si tocca. sente la parola strofinato No, utilizzata no, verso un videogioco. no, quello non è un problema. Ci sta. Non è un problema. Lo dico anche per i ragazzi di YouTube, seguite i ragazzi di Studio Ortica sui loro social, lascerò probabilmente il link tree direttamente sotto il ricaricamento dell'episodio, e quindi andateli a seguire e wishlistate a questo punto anche Birds Watching che uscirà. No, ma grazie a te è stato divertentissimo, cioè penso di parlare a nome di tutti, ci siamo presi molto bene, Grazie. quindi in realtà è stato veramente una bella chiacchierata. Sì, molto stimolante. Grazie mille anche a voi.